Amici, un saluto da Jack Leone Max, come diceva mai buongiorno, la sua famosa frase, buon Pomerania, ciao Lio. Allegria amici! Non diceva buon Allegria! Pomerania, vero? Non diceva buon Pomerania il buon Mike, no? Mi sa che No, meglio non dire frasi che non ha detto. Ok, comunque, ciao a tutti, belli e brutti. Non è un'offesa perché è una frase famosa pure quella. e quindi andiamo. E si va sulla cittadella, tanto per cambiare, non ci cambia nulla, perché siamo sempre alla ricerca della missione da fare. Sarebbe bellissimo trovare questa missione, insomma, sapete, Wakame vuole darci dentro con le missioni, poverina, è da giovedì che non fa più attività, cioè, capisci anche tu che... nemmeno sono le 4:30 e già subito pensa a quello. Io no, ma veramente non ho detto niente, ho detto solo, poverino. No! Ma immaginati essere una che salva le galassie sempre e te ne stai fermo come una nonnina a dormirtene nel weekend. Nonnetta. Ah no, non c'è il sound, adesso lo metto però. Cioè, datemi un attimo che deve caricare. Oh, boy, è partita pubblicità su coso, vabbè. Siete perdere. Allora, eccoci qua. Benissimo. Allora, noi cerchiamo qua, che cavolo, che vestiti strani. Cioè, ripeto, se questo è il futuro, sono vestiti ma poi, come Fallout, sono tutti vestiti malissimo, proprio un look abominevole, guarda, abominevole. Vediamo un po' cosa c'è qua. Io sto cercando, neanch'io so cosa sto cercando, dirti la verità. Cosa sto cercando? Cos'è questa qua? Chi è? Avina? Avina? Ma perché è un Asari e non Avina? Questa non è una Avina. Avina! Asari. Boh. Deciditi! Non è, sì, è lei, ma in versione Asari. Boh. È cambiata. Perché questa zona non l'avevo mai beccata. Ho scoperto una nuova zona della cittadella che c'è sempre stata, ma io non c'ero mai stato. Vabbè, non mi interessa di Avina. Ciao, buon Pomerania, dice Leonardo. Leonardo, buon Pomerania. Guarda che bello, buon Pomerania. E buona Serana, eh? Serana non si dimentica, Serana. Io ti sporco le mazzate. Hai ragione. Allora, vediamo magari che mi devo far venire l'influenza e salire lì. Ma io sono già influenzato, il problema è quello, io sono proprio in condizioni... Io oggi... Fisicamente non avrei dovuto farla live perché ho i brividi, ho il raffreddore, starnutisco, mi sentirei ecciù per tutto il tempo. Però la faccio perché, vabbè. Ma che ci fa? Perché adesso questa IV sono io. Che ci fa il Shepard IV? Sono io. What? Perché c'è... È una voce diversa. Ma è Garrus? Che cosa ha combinato Garrus? Scusate. Shepard, È un po' arrabbiata. È arrabbiata lei. we convinced the council to accept our wounded. Accept our Where else to wounded. go? How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. 85% di morti e gli altri morruti. O sono morti o sono morruti. Grazie. Siamo uno sciocchino. L'85% di caduti in battaglia, che cavolo? Casualties are that high. All Sì. frontline units are being wiped out, whole platoons at a time. A single Reaper can destroy 9 or 10. Wakame ha una mentalità molto comprensibile. Dice, perché combattere, ammazzarsi, quando si può ritrovarsi tutti insieme con ogni tipo di specie dell'universo e fare delle grandi feste, divertirsi, insomma, perché no? Cioè, perché soffrire? La classica cosa del Can we il patch them nemico up? del mio amico è il mio Come back into the amico. fight? Ma- No, Maybe a few, il nemico del mio nemico è il mio amico. La moglie del mio nemico e mia amica. Massimo, hai visto Mina? Non l'ho visto. Il nemico è amico. Sì. A lot of Sì. them. No, non ho visto, so che cosa è successo, non ho vista partita perché non posso vederla, però per il resto sì. Vabbè, Leo in Milan ha avuto Any sign culo. of your family? Guarda che adesso ve lo dovete fare tutte. Ha avuto culo. Ma lui non è del Milan, lui non è del Milan, lui è della Juve, che stai dicendo, lui è juventino. Vabbè che la Juve non ha fatto tanto meglio, It's nothing I can't handle. I don't doubt it. But Vabbè, we comunque don't sono 3 care. punti, sì, non si buttano mai via, tanto è lunga ancora, lunga. No, so già che
che Lio è andato in giro con la maglia giallo-rosso, urlando Roma, Roma bella per tutta la Sicilia. Te scorco de mazzate. Vabbè, però potresti innamorarti della Roma. Giuro su Dio. Ma no, non giurare, non si giura mai. Giuro, prendo il primo treno per l'Attitalia, ti vengo a cercare magari che devo ammazzare. Io cercare con la torcia, cercare dov'è sta casa che non è neanche sulle mappe, dov'è? Tutti i Jack Leone dell'Attitalia, te trovo e te meno. In diretta te Allora, meno. guarda, metto il sound arriva Tony, non perché sei Tony, ma perché fa ridere. Cioè, ci sta. Ha senso. Fatta cosa. No, quella era arriva Eva. Quello arriva Ema e il TG, sì. Mamma mia, oggi siamo partiti bene. Aspetta che ho provato mettere i cavalli di Jojo. Come lo schifo. Ma anch'io, guarda, oggi sarà il festival del raffreddore. I pantaloncini corti e da me fa meno 18 gradi. Ma infatti voi ti lamenti, tu dicevi ma io sono in mezze maniche che faccio il bagno nel mare dell'Alaska, si sta bene. No, potresti farti il bagno nel mare dell'Alaska. Sono letteralmente i bastoncini Findus, cioè congelati che nuotano e io lì mi ritrovate congelato così, quei baffi. Questo qui mi chiede di far fuori un certo Oroka e lei con la sua morale dice ma sì, non ti preoccupare, lo faccio fuori io perché devi farlo fuori te, ci penso io. Oraca, che Oroka? Vabbè, Oroka, il mago Ronzo. Ciao Tony! Wow, pazzesco. Massimo, non voglio essere scaramantico. I migliori discorsi partono con queste poche parole. Ciao Tony, come stai? Ma perché fanno finta di parlare alla radio? Guarda, infila le dita così e fa finta di parlare. Crosby. Ciao Crosby! Io ieri non l'ho vista la partita, ma scommetto che tu ieri eri lì a urlare sì, bellissima. No, non penso. Non l'ho vista, non so nulla. Ieri c'è stata molta fortuna da parte del Milan, che unico tiro in contropiede, unico tiro in porta hanno fatto gol. Noi invece 17 tiri, niente, tutti legni, un rigore addirittura sbagliato da Çalhanoğlu. Tony dice, chi è che qui dopo che io Tony. Cioè, ieri una sfortuna si è avuto. Çalhanoğlu che sbaglia un rigore, 17 tiri, tutti Maignan in versione divina era, Diamond. Maignan con le scarpe propulsori. Vecchiette tirate appresso. Di tutto. No, ma Leonardo va bene così, tanto se non segna Çalhanoğlu va bene così. Ieri, guarda, è stata proprio la cosiddetta giornata storta. Ah, ma strano, è stata una bella giornata. Anche se io non ho visto la partita perché non potevo vederla, non ho quella roba lì, non ho da Zon, vabbè, quella roba lì, non ce l'ho e allora non ho visto la partita. I ragazzi del coso, del tennis, che vanno per sollevare il trofeo, ci si rompe nelle mani. Ah. No, l'insalatiera. L'insalatiera. Non l'hanno sollevata. Il tempo che l'hanno sollevata. Un attimo che devo leggere il messaggio di Tony. Dice dopo il match finale a WrestleMania contro Kurt Angle per il titolo l'ho difeso con successo e dopo Angle ha stretto la mano a Ray. Vabbè, mi sa che gli ha stretto la mano e poi l'ha sfondato di Non mazzate. è colpa mia se poi un'insalatiera si rompe in quel modo. Ma cosa vuol dire un'insalatiera che si rompe? Cioè, praticamente certo, Leonardo. Il trofeo, quello lì della Coppa Davis, è una sorta di insalatiera. È vero, la Coppa Davis. E si è rotta. Quelli sono andati a sollevarla, quella cosa, la parte di sotto si è rotta, non hanno avuto nemmeno il tempo di mettere la mano e prenderlo. Quel coso è cascato. Ma sta roba non è in oro, dai, sta roba non può essere in oro che si rompe così. Beh, di sicuro no, sarà stata d'olio. Infatti, cioè, olio. È olio quello. Sì, con sofferenza, ma l'importante è vincere 3 anni di fila, Leonardo. Parte, Jack. Dimmi. Fatta d'olio. Mi sembra in un campionato di calcio era successa una cosa simile. Mi sembra una finale, la finale di questo qua degli europei o dei mondiali qualche anno fa, o una Champions, ora non mi ricordo, una coppa simile, che la squadra che aveva vinto va per sollevare sta coppa,
non ci si va a rompere la parte di sotto. Che bravo brutto, sì, sì. È un silenzio come Sì, ma io devo far fuori sto Oraka, ma sto Oraka dove lo trovo io? Cioè, questo mi dà fastidio. Ma dov'è? Non mi dici dove? Non mi dice dove? C'è sto Oraka che è veramente una roba cattiva e fastidiosa e puzzona. Come ho capito? Ma dove? Dov'è sto Oraka? Oraka che bontà, no? Tu dici così. 5 secondi dopo sarà un tappetto alto e una Senti questo morto di fame! Però armato. Ma io se lo cerco qua, a sto punto sto Oraka lo cerco qua, perché non so, io lo chiamo Orazio. Lui dice il folletto di San Diego è tornato nelle grazie del suo alleato, del compagno di coppia Undertaker, perché Undertaker è uno che va a far coppia con Re Mysterio, piuttosto lo pigliava a calcione e diceva piantala. Che mette questo messaggio? Chi è Non lo so, non penso a Undertaker. Quello c'ha più soldi di tutti noi messi insieme. Quello c'ha i soldi. No, a sto momento a qualcuno che non possiamo nominare a sto momento perché sennò ci segnala la live. Gli dà fastidio che Undertaker abbia aperto sto canale YouTube. Veramente? Allora. Ma perché? Sì. Ma io sono contento se Undertaker c'è un canale YouTube, ma perché no? Allora, praticamente... E mentre facevo vedere filmati, un attimino, mentre facevo vedere i filmati di gioco, sono comparsi poi i nomi degli sviluppatori, ma è giusto, e anche le foto di come veniva sviluppato il gioco. Questa è una bella cosa, Tony. Io dico solamente le prime due iniziali del nome e del cognome. LP, e sicuramente qualcuno già mi ha capito. No, onestamente no. Sì, Jack, chi in WWE ha il nome che inizia per Logan! Non diciamo il resto, ho capito. Quella persona si lamenta dicendo non è giusto che certe persone... Ma se lui è il primo che c'ha il canale YouTube, ma poi... Togliendo lavoro agli altri. Cioè, scusa, tu sei andato a fare... Però gli togli il lavoro a lui, vero? Ma gli va E ora perché lui... Quando un wrestler è ritirato, che non ha più nulla da fare, si fa il suo canale. È giusto così. E poi non è nemmeno l'unico. Basti pensare sì. Xavier Woods. Xavier Woods è da una vita che c'ha il canale. Il canale YouTube. Lui ama i videogiochi, quindi... Ryback. Vabbè, ma Ryback non lo considero, ma non lo considero perché per me Ryback è come se non esistesse, nel senso... Se non mi sbaglio cosa? Come si Cos'è? chiama? Chris Jericho, ad esempio. Però Chris Jericho c'ha pure il gruppo musicale, quindi lui... vabbè, è giusto, sì, lui ha il gruppo musicale, come dici tu. Sto cercando se trovo sto simpaticone che potrebbe essere veramente in giro, potrebbe non essere in giro. Cos'è questo? Trasporto rame. No, che c'è il laboratorio del dottor Bison. Laura Pergolizzi, LP. Sì, esatto, sicuramente quello che si lamenta di Undertaker è Laura Pergolizzi. Non so chi sia Laura Pergolizzi, ma non so chi sia. Un attimo, Jack, rispondo veloce a un... Eccolo, generale Oraka. Oraka che bontà, vediamo un po'. Commander Shepard. È chill questo. Oraka. I think we met in Chorus. E lei non era in grande forma. Pretty miserable if I recall. Possiamo anche aiutarlo ad avere meno forma di ora. Just before I retired. I'm clean now. Meno forma. Sì, è in forma pulita, ha finito con gli alcolici, ragazzi. È un esempio di salute e di recupero. Lo rispetto, è una persona che ha finito i suoi vizi e ora vive felice e sereno. È una bella cosa, Diamond. Beh, È una bellissima contento cosa. lui. No, beh, che ha finito di usare sostanze, è una cosa bella. Lo rispetto. Lo rispetto, ragazzi. Ha finito di usare sostanze, meglio. Certo, vuol dire che oggi è una persona pulita, sana, razionale ed è un generale. Io posso fermare il sole blu. Se solo quella certa persona X non mi avesse rovinato la linea di contatto. Ogni volta che penso a quello che diceva di te, penso che non era questo grande amico tuo, ma neanche mio, secondo me, chissà quanto mi diceva di Ma me. secondo me faceva finta di esserlo. Lo so, vabbè. Lo so. Guarda, Io cioè, le procurerò delle armi o ordini di uccidere Oraka. Che facciamo? Oraka che bontà? Vai, Oraka che bontà. Excuse me, General. No, Secondo, vado un attimo alla finestra, sono lieto di rivederla, Shepard. Il generale oppure uccido. e soprattutto
non doveva permettersi di mettere in pubblico le foto delle parti del mio corpo. Beh, dai, aspetta, che sembra una cosa brutta. Erano delle dita, non erano delle parti del tutto. Voglio dire, ripeto, non era quello che tutti pensano. Cioè, perché poi è ovvio che se dici quello, tutti vanno a pensare che tu gli avessi buttato. No, ma non gli avevi buttato quello, sicuramente. Diamond, quali tipo di. Quali? Dita delle mani o dita dei piedi? Perché guarda che se sono dita dei piedi. Mani. Delle mani, perché quando ancora avevo. Ma no, il aveva un viziaccio... motivo, non è che lo faceva perché non sapeva cosa fare. Dai, quando avevo ancora il viziaccio di mangiarmi le unghie, sì, quando avevo ancora quel viziaccio. Certa gente, vabbè, devi capire che comunque come Tino lui invece si mangia le mani, proprio si mangia le dita. Io invece no. Io ora ho smesso, vabbè. Comunque... Atalanta sta facendo fatica. Mi spiace, ho visto l'Atalanta veramente in difficoltà. Hey, Commander. Leo, che volevi chiedere che non ho visto quello che mi volevi comunque chiedere. vabbè, io ora non me le mangio più, ma comunque me le taglio sempre parecchio corte perché ho sempre paura di sporcarmele quando disegno. Vabbè, capisco. Un attimino, volevo leggere i messaggi del buon... Tanto grazie per la top, Leonardo, abbiamo ancora i punti doppi. Abbiamo Tony, dice, non so come creare Rodney Mac, è complicato. E tu hai creato l'ultimo Dragon, Battista e Sean O'Hare. Ok, sono spaventati. Sean O'Hare, no Sean O'Hare. O'Hare perché è capelluto. È già cappellone. Se mai tornasse... Ma non torna, ma quello là è a fare Porter da mattina a sera, ma che torna? Pare? Bunga bunga da mattina a sera, si diverte. Bunga bunga, no? Vabbè, ma nel senso delle feste, nel senso delle grandi feste. Bunga bunga. Niente. Cosa mi tiri fuori, caro Massimo? Intendevo i festini. Erano altri tempi, raga, erano altri tempi. Ricordiamo che però il nostro cavaliere non fu di parola con la squadra del Monza. Forse perché non era proprio molto legale quello che aveva proposto. Forse. Ma scusami. Se lui le affittava per... Ma è lo stesso illegale! Non ha mai proposto una cosa del genere. Sì. Cosa... Come no? Ha detto che se vinceva il Como, batteva il Milan, avrebbe preso un intero bus pieno. Avrebbero ricevuto un autobus pieno. Donne. Pieno. Dai facili costumi, insomma. Sì. No, di alta società comunque. Di alta qualità. Alta società, mica quella che costano lo... Cioè, no, questa cosa del pullman di donne... È vera, comunque è vera sta cosa. L'aveva proprio promesso, lui aveva detto pubblicamente. Ma non è possibile che arriva pullman di disoneste così dal nulla. Secondo lui, le pagava lui. Ma era proprio pieno, questa cosa qua me la ricordo anch'io. Io avevo l'hype perché poi di Bonza ovviamente i giocatori ovviamente si sono dati da fare perché volevano vincere la ricompensa e hanno battuto il Milan e però non hanno ricevuto... E noi siamo riusciti, mi ricordo, era l'annata 2022-2023, siamo riusciti, mi sembra, a perderci col Monza nel periodo in cui... un altro bus pieno, vai, grande, così, sono contento. A manifestare i primi segni. Quale novità? Dice Leonardo, ci sono molto dispiaciuto. Ormai da Valone, sì, ho saputo, ma ormai è notizia vecchia, come sai, dopo qualche giorno le notizie sono vecchie. Oggi, la notizia di oggi è che è morto un famosissimo attore, magari voi non lo conoscerete probabilmente, ma magari sì, che è ovviamente un attore che ha fatto anche Frankenstein, Udo Kier, un attore tedesco, 81 anni mi sembra, 82. E ovviamente è un bravissimo attore, un caratterista, però, che purtroppo... Aspetta un attimo. Però anche lui aveva la sua età. Sto nome non mi è nuovo. No, non può essere nuovo, se hai visto degli horror non può essere nuovo. Se sei appassionato e tu sei appassionato. Sto nome non mi è nuovo. Ma non ti è nuovo perché l'avrai sicuramente visto. Non so se hai visto il suo Frankenstein, perché comunque è d'epoca, però. Sicuramente l'avrai anche visto qualche spezzone, perché è uno dei Frankenstein più famosi. Banana! Quindi cosa abbiamo fatto con la missione diaria? Sono finite? Sì, perfetto quello che piace a me.
come piace a me. Bar Sempre più lavoro. penso che sia lui l'antagonista principale, non un vero You can amico. help. Ma l'amicizia, secondo me, se una persona è amica poi si fa vedere, si fa sentire, non sparisce dopo dopo aver infamato tutti, contro tutti, aver messo la gente contro. Quindi proprio quella è un'infamata colossale. Però... E poi io ripeto, io non posso giudicare. Ciao Matteo! Oh, che bello ora che leggo Reds. Reds, ottima scelta. Ottima scelta, Matteo. Jack, Sì. vedi, lo sai perché io ti ho detto che sto attore io già l'avevo sentito? Uno Kier, dicevo Matteo. Uno Kier. Mm-mm. Perché nel 94 lui ha fatto un personaggio Mhm. di Ace Ventura la Chiappa Animali. Ecco Ah! perché dicevo, cavolo. Nel primo non film, mi nel primo sembrava- film. Nel primo film. Non lo sapevo, mi fa piacere, non sapevo, perché io me lo ricordo, il primo film era spassosissimo. Spassosissimo, il primo film faceva veramente tanto ridere, sì. Era veramente un grande film, il primo Ace Ventura. Comunque sì, ma Diamond, io capisco benissimo, hai tutte le ragioni del mondo, Io non voglio assolutamente essere quello che mette zizzania, perché non è da me, guarda, non è da me. No. Io sono uno che sono Io per non l'unione e to- tutto, non- ma non mi ho sento mai preso per i dubitato- fondelli, anch'io, quanto Non te, ho mai né più né dubitato di meno. te. Questo ha pure fatto il film di Far Cry di Uwe Boll, raga. ecco Far perché non Cry, ricordo. Far Cry. Esiste un E film no, di poi Far mi Cry? ricordo. Commander Mi Shepard. ricordo Oh, perché Miranda, la cercavamo. Uno Kier che sarà uno Un importante. altro No, utente, no, mi sembra. Matteo è morto, davvero? C'è stato un altro utente, mi ricordo, che visitava sempre le mie live su Twitch. Ah, vabbè, questo ha pure fatto in porta, quindi arrivederci. Secondo me anche lui The era Alliance stato is known for corrotto its dal flexibility. solito Mr. Brontolone. Doesn't matter now. Mister Brontolone. About Earth. Ah, sì, e quest'altra persona era stato... Questa persona cosa faceva? Cosa ha fatto? Cosa ti ha fatto quest'altra persona? No, nulla, è che ha avuto un periodo brutto. Vabbè, ma non è colpa del Mister Brontolone, dai, se ha avuto un periodo brutto, dai, non penso. Era quello che commentava sempre le mie live. Ma non so penso se- che abbia fatto qualcosa a lui, non penso. I'm sorry, No, ma Shepard. comunque ora è tornato questo qua e Meno sembra male. un'altra persona. Meno I male. need to talk to a few people. Like Ah, meno male, ma no, ma non The penso, Citadel's a non è good place to che... meet. No, era uno, non so se te lo ricordi, commentava sempre le mie live, era sempre in chat. Ah, io c'ero, perciò sicuramente me lo ricorderò, se mi dissi come si chiamava l'utente non mi viene in mente. Ma non mi ricordo come sembra quella K. Ah, forse Something sì, I wanted to ma... mention. Sì, What mi is sa di sì, ok. No, Sì, sì. I haven't heard from my che avevo sister ritrovato Ariana for a anche while. nel server I'm getting worried. di Joshua. No, intendevo chi era l'altra persona, Mister Brontolone lo sappiamo come Tino, Tino, sappiamo benissimo chi Mr. è. Sorry, make sure Brontolone- she was safe. Mr. Brontolone va bene, poi questa Leonardo sì, secondo me è sopravvalutato. era K questo qua che è Sì, tornato. sì. I don't know. Mm-mm. Everything I had in place Allora- to make Magno. sure she was safe went dark. Aspetta che le chiedo cosa posso fare per lei perché voglio portarmela nella Normandy, da Miranda, No, ovviamente. But you have your hands Vogliamo full. bene a Miranda. If I need a Nostra door to compagna. kick down, I know just who to call. Se devo È bella. buttare giù una porta mi farò viva. Per ora me la caverò. No, Eh, sono non andato a avete- vedere, Kojima ha fatto un lungo post a riguardo. Cosa dice Matteo Kojima? Fammi sapere, perché io vorrei sapere se soprattutto è possibile, grazie per il shoutout, come Tino, che ha messo anche il canale di Diamond, qui in chat Do da you have noi, any run-ins with the elusive man? Just one. perché sai Diamond, appunto in diretta, Mettiamo mettiamo sempre... come sempre come But he needed to contain the Tino si situation. dimentica quelli miei. No, il mio l'ho messo, il tuo l'avevo messo io lì, ma l'avevo messo io, dai. It nearly Ecco, worked. adesso sei il Verona, Leonardo si è evoluto ed è il Verona. Dite, ma non sono giù personaggi di videogiochi. Basta come Tino, sei licenziato. No, non è licenziato, no, Cometino è un grande lavoratore. Cosa dice Matteo? Ci sarà ancora questo attore nel gioco di Kojima o dovrà toglierlo perché non ha finito le sue parti? Sta cosa mi preoccupa. Aspetta, stai parlando dell'attore Udo italiano. Kier doveva lavorare nel prossimo gioco o di Kojima, che è quell'oro che sta preparando, però non so Ma se... penso che se o lo cambierà, cioè lo cambieranno. Vabbè, non Cioè, o toglieranno... sceglieranno qualcuno oppure il personaggio di questo qui lo faranno fuori prima. Però cavolo che rottura, magari un personaggio centrale nella trama.
Devi farci tutte le cose. Ciao Andy! Il chicken! Facci tutte le cose, Jack, poi dici che non sei ben vestito. Ma facci tutte le cose vuol dire che devi farci il motion capture, devi prestare il volto al personaggio. Se non sei più al mondo non puoi prestarlo il volto al personaggio. Magari ci hai messo la voce, ma dovranno usare qualcun altro di faccia. Dovranno usare la faccia di qualcuno. Cioè alla fine certe cose si fanno con la faccia, non è che ci puoi fare a meno. Oh, finalmente si è presentato. Chi? Signor Cometino, buongiorno. Salve Cometino. Ah, com'etta? Non può parlare per il momento, quindi utilizza Ma poi una volta, sai, Mr. Brontone mi disse che tu eri l'informatore segreto che tenevi d'occhio i canali e gli riportavi tutto, dai, amore, tu eri... No, io non sono una l'informatore, spia. eri lo sbiro, tu eri lo sbiro che... il senso Anche buono. no, anche perché mi fece litigare con Oasis Joe. Non so, maledetto. A me aveva detto uno, ma tu devi togliere questo da Instagram. Cioè, io non ti parlo più. Ma che ti ha fatto questo? Niente, però mi dà fastidio. Ma che cosa vuoi? Ma questo Ascolta, non è che Che tutto... non deve fare il totalitario su internet. faceva. Kojima dice che c'era l'accordo per fare le riprese del prossimo anno. No! Cavolo! Sì, anche perché sembrava... Sì, è vero, Matteo. Comunque adesso mi era sfuggito il fatto che aveva collaborato con Kojima, però porco cane, ha scelto un ottimo attore, uno che ha fatto Frankenstein comunque. Cioè, il volto ce l'ha per qualche gioco inquietante, ce l'hai, nel senso buono, non è un'offesa. Ah, che roba. Però cane. gli altri non è che fa... Ma piglierà un altro. Sai io chi prenderei, Matteo? C'è quell'attore che non mi ricordo come si chiama, che ha fatto Papa Francesco, quell'attore, penso che sia ispanico questo qua. Ma vedere un attimino, ti dico il nome, ti faccio no, questo no, non è lui, è questo qui. Come si chiama sto qua? Come si chiama? Porco cane, non riesco a trovare sto attore che ha fatto. Lo dico subito, Jonathan Pryce. Ok, faccio vedere Jonathan Pryce. Io prenderei lui, ragazzi, per fare una parte, perché questo attore qua l'aspetto ce l'ha tutto, ragazzi, è un grande attore. Scusami, guardatelo. Scusami, Jack, gioco dovrebbe o qualcosa, due lettere quel gioco di Kojima. PT per caso? No, PT non lo può fare perché era della Konami, quindi non può farlo. Però farà una cosa simile fatta da lui, perciò. E quindi insomma, questo attore qua veramente, io dico, se devi pigliare qualcuno, piglia questo, che è veramente un attore bravissimo, te la fa bene questa parte. Cioè, secondo me veramente puoi puntare su un attore del genere. Jonathan Pryce è pazzesco. Poi non so se lui è interessato a fare un videogioco, poi anche essere anche cosa. Avanti con gli anni possa dire ma i videogiochi. Dovessimo parlare di attori. Kojima sfortunato, sì, vero. Dice è una maledizione perché Kojima stava preparando. Lui ai tempi, io mi ricordo ancora l'intervista quando aveva fatto PT, che diceva io non amo gli horror, ma sono sicuro che potrei farne uno. Ecco, un attimo, vado ad aprire a mia mamma e torno. Sì, Kojima come me non è un mega ultra fan del genere horror in sé, però devo dire, con qualche idea, alle tue idee puoi farlo. Che console hai avuto da piccolo? Non erano console, erano computer, perché l'Amiga era praticamente un computer. L'Amiga era un personal computer, anche se molti pensano che sia una console, ma no, era un computer, aveva il boot, aveva l'accensione, aveva tutte le cose che hanno i computer, e soprattutto era parecchio intrigante, non era male. La PS1 dopo sì, non ero più bambino, però sì, ero ancora piccolo, ma non così piccolo. La PS1. Cosa che mi dice questa signorina qua? Comandante, e basta, tutto qua. Comandante. Allora, andiamo a fare missioni che Miranda ci dice, sai, vai a farti le tue cose, andiamo a fare le nostre cose, quindi vedo che c'ho Miranda che mi fa la misteriosa. Mystery Miranda. Allora, cura la... No, io cerco un pianeta chiamato Eden Prime. Adesso devo cercare su internet, perché non trovo dove si trova Eden Prime. Allora, Mass Effect 3, dove si trova Eden Prime? Purtroppo non riesco a trovare. Nella fascia di Attica. Ok, quindi Atticus System, va bene.
penso che ce la posso fare. Andiamo a vedere allora. Atticus. A vedere intanto questa cosa qua come siamo messi. Provo ad andare qua, voglio vedere se ho fatto tutto. Sì, a me spiace, veramente mi spiace. Non avevo connesso la cosa di Kojima, però ora che ci penso, in effetti ha senso. Ah, guarda, sto già chiamando i razziatori che mi vengono a prendere. Sto gioco veramente ti mette una tensione, perché questi ti danno la caccia e non ti mollano più. Arrivano. Mamma mia, spaventosi veramente. Rotia, vediamo cosa c'è su Rotia. Ah, che bel posto. No, ma tranquillo, comunque come Diamond, mi senti, giusto? Sì, che ti sento. Dicevo, purtroppo siamo passati in diversi. Io avevo un canale a 3 persone da gestire e tu sai quanto ci tenevo a essere giusto, corretto e soprattutto dare possibilità a tutti di esprimersi liberamente. Però anche lì, sai, quello che è mio è tuo, quello che è tuo è soltanto tuo, nel senso, cioè c'è chi magari ti viene a dire, però ho questa idea qua. Uno mi aveva detto, ma tu non puoi mettere il video sul tuo canale. Perché non posso, scusi? Ascolta, il canale è mio, quindi ci faccio quello che... Beh, gliel'ho detto in maniera più gentile. Gliel'ho detto in maniera più gentile di così, L'ho detto in maniera un po' più gentile di così. Perché si può dire anche in maniera molto gentile lo stesso concetto. Non è che deve imporre il proprio volere e aver sempre ragione quando anche la roba non è sua. Sì. Sì, il problema è che comunque alla fine mi vedeva come, pensava come troppa confidenza, come se fosse zio Diamond, sai com'è? La confidenza si dà a un amico, si dà con rispetto, Ciao Simo, benvenuto, un abbraccione. Audio, ok, ti ringrazio. La confidenza è una cosa che si dà a un amico fino a un certo punto, non da farti insultare. Una volta mi ha detto delle parole che non erano molto piacevoli. Così, perché per ridere. Ma io scherzo, lo sai che scherzo, sì, ho capito. Cioè, a me sembra la classica situazione dove dici una brutta cosa a uno e poi la tiri indietro e dici, ma io, vabbè, scherzavo, cioè, dici quello che pensi di quella persona, però tu scherzavi, io stavo scherzando. Cioè, capite che comunque non è piacevole. Eccoti, bentornato lì. Io ho finito Silent Hill 2, la trama mi ha conquistato il gameplay. Il gameplay io non ho sentito che non l'hanno proprio sistemato al 100% come in passato. Ti capisco. Il gameplay è un po' meno. Si vede che è un master. Sì. Stiamo cercando Eden Prime, Atticus. Questo qui Atticus, Arturus. Aspetta che vado a prendere una cosa. Sì. Sempre che non mi sporchi troppo le mani a fare questo disegno. Sì. Pensavo andavi a mostrare parti del corpo. No, sto scherzando. Simo, se ci sei, passa in chiamata con noi. Non è una seduta spiritica questa. Simo, se ci sei, batti un colpo. Mi raccomando. Basta vivo. Con queste parti del corpo. Ok, quindi... Ok. Massimo! È diventata una conversazione di Snapchat all'improvviso. Sono al bar, citazione. Io non l'ho mai usato. Ho scoperto che fra l'altro viene anche usato per robe molto più tranquille, perché c'è i filtri grafici. Cioè no, veramente lo sponsorizzano. Lo sponsorizzano negli show degli NBA sta applicazione, quindi cioè che gli NBA sono per tutta la famiglia, quindi non è una cosa spaventosamente agghiacciante come pensavo. Ok. Ma non lo trovo! Ho cercato dappertutto. Sto Eden Prime è sparito. È sparita. Completamente sparita. Non c'è nessuna. Allora ti dico, io sto cercando un posto chiamato Fascia di Attica. E non c'è. Non la trovo da nessuna parte. Fascia di Attica. E no, niente. Nebulosa Petra, Ammasso Exodus. Nebulosa Horsehead, la testa di... sì, ho visto, ma è senza... però sai qual è il problema, Matteo? Io sto guardando sempre le offerte della Play, perché ho un po' di roba da comprare, e al momento l'unica che veramente ho adocchiato tantissimo in sconto, l'unica che trovo di quelle che mi interessa a me in sconto, a parte Spider-Man 2, che però su 40 euro
È la metà del prezzo, cioè 50-50, insomma non è male. Metro che lo danno i soliti 9 euro, tanto per un po' li piglio sti Metro, però adesso non li voglio giocare perché non c'ho neanche lo spazio. Però quello che mi interessa a me, da giocatore di JRPG, è Suikoden 1 e 2, ma dico, mi conviene prenderlo adesso che sta a 35 euro o aspetto ancora un po' che cali ancora di più? Secondo me cala ancora di più, perché sono quei giochi destinati a perdersi nei meandri della nostalgia. Tekken 8 l'ho visto su Black Friday, sono molto molto intrigato dal prezzo, però ho visto che c'ha un botto di spesa extra per i personaggi. Dovrei almeno prendere io ti consiglierei di recuperarti, se ce la fai, di recuperarti Black Myth Wukong, quello è bellissimo. No, non c'ho 80 euro, non ce lo posso spendere, ragazzi. Dico, apprezzo i consigli, ma quando si tratta di soldi aspetto sempre, piglio sempre cose. Lo fai regalare da Comitino, visto che Comitino sta facendo i regali a tutti su... È vero. Vabbè dai, Comitino, dice 80 euro mi escono dalle ascelle, ragione. I prezzi costano. Ma secondo me, ripeto, non dovevano fare sta cosa di passare da 70 a 80, perché se un gioco AAA ti esce a 80 lo va bene, ma non che tutti i giochi adesso sono usciti a 80 euro, anzi che poi c'è l'edizione che se c'hanno l'online ti escono anche a 100 euro, ma è una fregatura, ragazzi. I giochi sono molto sopra il prezzo che meritano di essere venduti, sono molto sopra quel prezzo. E adesso bravo Matteo, ma quindi anche tu sei fan? Come dire, ti sentiamo in italiano? Suikoden sì, li hanno tradotti per la prima volta, li hanno tradotti in italiano. Sì. Era anche... Aspetta, oddio, non te lo so dire, adesso mi viene il dubbio perché ho paura che ti ho detto di sì, ma non... Perché c'è Cometino che cerca di parlare? Cometino, batti un colpo! Cometino, allora, il bot noi lo sentiamo. L'unica cosa è che non è Cree che fa i regali, sei tu che fai i regali, solamente che sei come Paperon dei Paperoni, non vuoi uscire un centesimo. Sì, lo so, si sa un che... regalo ai tuoi amici. Ma lui si fa il bagno nei lui c'ha non ovviamente la piscina, lui c'ha proprio la fontana di denaro liquido, mamma mia, c'è proprio la fontana veramente che gli escono il petrolio, l'oro, tutto gli esce quella fontana. Pensa te, si fa il bagno nel petrolio, sai che molto salutare, molto salutare. Non so se tu ti ricordi la pubblicità del profumo Dior, la J'adore Dior, c'è la tizia che si tuffa, che si immerge nell'acqua dorata e poi tranquillamente questa esce con sto collare qui, gli anelli al collo e fa J'adore Dior. Come dire, è lo stesso e non sto scherzando, è praticamente lo stesso. Lui si immerge no, ma lo so che non stai scherzando, no, ma sei serissimo, si sente. Esce. Ma c'è già Tales of Zestiria, ma adesso stanno facendo la remaster di Berseria che è connesso, mi sembra, in qualche maniera, credo che sia il seguito di Zestiria, credo. Quello lì ha avuto più successo. Io in realtà ho comprato già la remaster di Xillia, che io amavo Xillia quando è uscito su PS3, è uno dei miei telesoft preferiti, e c'ho la remastered, ce l'ho già presa, l'ho presa a prezzo pieno, ne valsa la pena perché secondo me sono quei giochi veramente belli. Telesoft sono molto lenti, c'è da dire quello, sono molto lenti, sono quei giochi da 60 ore che però richiedono, non è che dice ma sono solo 60 ore, richiedono comunque una concentrazione molto elevata. Di nuovi razziatori, mi vogliono mangiare. Stavolta non sono morto, benissimo. Scappa, mi sta bagnando. Boia, come si scappa? Ok, ti consiglio cosa? True Crime Street of LA. No, adesso mi fermo con gli acquisti, ragazzi, devo fare degli acquisti seri a dicembre per la casa, roba proprio fondamentale. Io spenderò pochissimo sto mese perché mi devo tenere tutto il prossimo mese che purtroppo si fanno lavoro. Mettiamo impegno come Tino, ma se come Tino sgancia sicuramente no, lo mettiamo impegno a come Tino. Ma no, le persone impegno no.
è l'ultimo meme uscito, Esatto. quello lì dove c'è la cosa, lo spot, quello lì con i pinguini, che si vede perché sono fatta stile peluche. E Boia, quello gli fa: sono salvato. devo impegnare mio figlio, si chiama, che era Pancrazio, Patrizio. Pancrazio! Che cavolo di nome E è? no, ma poi succede tutta una cosa, che poi alla fine quello fa: allora per quanto lo costa? Diciamo 500 euro. Vabbè, venduto. Siamo tornati. Che lastima. Siamo tornati ai tempi bui della storia. Che lastima, che lastima. Sì, esatto. Come Tino, non ho capito quello che hai detto, ho capito solo Pancrazio. Ma io non sento come Comunque- Tino. Neanche io lo sento. Io Senti- fermo. Io sento una voce. Evasion successful. Cacus No, si perché chiama. ci ha messo cose, bot. Ah, che Ma va. lastima. Reapers E comunque che lastima sarebbe che delusione in spagnolo. Davvero? Penso, conosco spagnolo, ma Sì. sta parola non la conoscevo. Che lastima, che delusione sarebbe. Vedo male quanto è bello ispira tanto sentimento. A Oh, posto. scendi bene. Ma mi ha ammazzato. No. Sono morto. Come mi dici? Tengo todo el derecho de estar enojado. Il derecho, lo so io che cosa è il derecho. No, ho tutto il diritto di essere arrabbiato. Ho detto. Sì. Signor giudice, Chi è ho il la giudice? chiappetta di fora. Sì, allora Matteo, sono belli perché c'è questa cosa incredibile che tu devi arrivare a collezionare un centinaio di personaggi e farti le strategie, cioè praticamente hai uno stratega in gruppo e poi il resto mi ha ammazzato! Non volevo morire. Antonio! Mi ha ammazzato! Vabbè, dire chi è Antonio, non so neanche io chi è Antonio. Oh boia! Ce l'ho fatta? Sono vivo? Sono vivo. Ma per poco, vero? Per poco sì. Di nuovo. Preso. Lì secondo te l'Inter può vincere la Champions? Vabbè, ma è ovvio che l'Inter può vincere la Champions, perché non dovrebbe poterla vincere? È una delle squadre che se la sta... Ah, la Champions! No, la Champions, dici, non i campionati. Si proprio la Champions. Leo, bisogna vedere. Oh, che bella la frutta secca, buona. Champion è un'ambizione. Ma dai, mi hanno ammazzato di nuovo sti qua. Devo andare vicino dove c'è la scritta Dis. Questa qua. Vicino alla scritta diesel. No, Dis sì. Ma mi ammazzano sempre sti cose. Ma come fai a scappare da ste robe? Ma boia. Cioè, sono un po' fastidiosi, dai. Fate i bravi. Cioè, capisco che questi qui fanno fuori tutti, ma io. Vai di nuovo. Che poi mi recupero. No, boia! Oh, sono uscito dal gioco, vedete, mi ha tirato fuori. Oh, scusatemi, mi ha tirato fuori. Veramente. Stavolta non sono morto, incredibile. Scappa! Ti stanno tracciando, scappa! Devo anche dirlo alla Raffaella. Raffaella, chi è? Tua amica? No, è Raffaella, sì, è una che mi ha fatto gli affreschi in camera. Una brava persona? Sì, bravissima. Mhm. E no, lì io non pensare a quello. È lo stesso. Ma io sto momento mi sto mangiando la frutta secca. Mangia, fai bene. Guarda, almeno ti riempi lo stomaco, è una cosa buona, positiva. Va bene, allora, io ho visto, in alternativa, avendo fallito miseramente il mio obiettivo, non vado in delusione, non vado per niente in delusione, e anzi, continuo con le altre cose. E neanche tu hai abbandonato il supporto fisico, non abbandonato al 100%, però preferisco il digitale, perché devo tirare fuori il disco tutte le volte. Poi la Play 5 il disco te l'hanno infilato in basso, tutto il giro sotto, mi mettevano su i dischi una volta, aprivi. E no, adesso li vanno a filare sotto, cioè devi fare lì tutta la cosa, che c'è già il filo del controller per caricare il controller. Dico, che stress, che noia. Allora invece un bel disco passa la paura. Sì, assolutamente. Preferisco quello. Ai tempi c'erano magari i CD con le demo, quindi c'è. Ah, vabbè, anche su PS4 comunque il disco lo mettevi un po' più su. Non so perché se metterlo in basso, cioè sarà meglio esteticamente, ma è scomodissimo. Va bene.
possiamo andare alla missione. Mi scuso se ho perso un po' di tempo oggi, ma tanto stavo chiacchierando, quindi non è un problema. Facciamo questo. Garrus, uomo di squadra. Ti piace l'idea? Garrus. Massimo uomo di squadra. Io sono sempre pronto a aiutare le altre persone se posso. Se non se la Basta che le persone facciano del bene e non facciano di tutto per imporre il proprio volere sul prossimo. Il problema è che l'essere umano è territoriale. E se uno segue molto gli istinti, si espande. Le altre persone si espandono, si pigliano parte del tuo territorio perché lo vedono come loro e te lo invadono. Cioè, noi abbiamo una cosa, questa è una spiegazione scientifica. Due persone vicine che si parlano insieme hanno bisogno di uno spazio personale. Poi dipende, la dimensione dello spazio personale dipende dalla persona, non è che tutti sono uguali. Ciao Tazza! Ecco, parlavamo, è arrivato un Tazza, è passato bene a festa, non c'è nessuno, ma non so neanche quando è Tazza. Stiamo dicendo appunto come le persone hanno bisogno di questo spazio personale. Cioè, sono persone che stanno bene così a questa distanza, altre che magari invece vogliono stare così e ti parlano proprio in faccia. E a me dà fastidio perché, ad esempio, non sono uno che ama quasi il contatto con un'altra persona. Così, non così. Così va bene. Altri invece ancora preferiscono ancora più spazio. Cioè, sì, parlami ma da lontano. Come Dino, leggi di quello che ha scritto Chris su WhatsApp. Cosa gli ha scritto? Ma Chris mi ha fatto un sacco di clip in questi giorni. Mitico clip. Allora ragazzi, stiamo facendo una bella missione. Comunque come stai Tazza oggi? Spero tutto bene. Tazza... Aspetta, vado a spruzzare il fissativo sul disegno, torno subito. Vattela a vedere su WhatsApp, ha scritto una cosa. Poi il bello che lui sente come Tino, ma noi non sentiamo come Tino, è una roba incredibile. Io non sento come te. Ma neanche perché io sento la voce del bot? No, io neanche, non sento nessuna voce del bot. È quello il punto. Non è che è disattivato il bot. Ma non abbiamo disattivato niente, no. Subito. Non abbiamo disattivato niente. Sicuro se vado a disattivare roba che poi non so più come metterle. Se disattivo una cosa poi non so più come tornare indietro. No, perché mi mente, sai cos'è? Che hai mutato il coso del bot. Ma no, ma non c'è il bot dentro questa chiamata vocale. Non c'è nessun bot in questa chiamata vocale. Lo sai, vero? Che non c'è nessun bot in questa chiamata vocale. Io lo sto sentendo adesso. Mi ha appena detto come dire, sto utilizzando il bot che c'è di default qua su YouTube. Sì, su YouTube, su Discord. Ma se non... Avendo giocato in persona a qualche Final Fantasy vecchio, sì, assolutamente, specialmente se hai già giocato giochi appunto a turni, ma che poi è un turno particolare su Iconen. Ti faccio vedere perché io li ho giocati e pensa che su Iconen 2 non arrivò da noi in Europa, però l'ho giocati poi su PS3, che invece era arrivato. In realtà l'avevo giocato già prima per altri mezzi, e vedi, questa qui è la mappa del mondo, quindi se hai giocato i vecchi Final Fantasy la conosci la mappa del mondo, la classica mappa, vai in giro e ci sono gli sconti casuali fra una città e l'altra. Poi abbiamo appunto le città che sono belle esteticamente, hanno molti dettagli. Hai questa sorta di eroi che poi sono tantissimi, è una squadra gigantesca, ti fai le formazioni, ti fai chi sta davanti, chi sta dietro in base alle abilità, e hanno delle combo bellissime fra di loro. Poi queste sono quelle cose che ispirano la pixel art di oggi. Oggi si usa tantissimo la pixel art, ovvero hai degli effetti bellissimi, vedi qui una luna di notte con la cascata in sottofondo, sono sempre delle cose bellissime da vedere. Vabbè, qui vediamo un esempio, a vedere se si faccia vedere, ecco, gameplay qua, vedi proprio come appunto, non ti fa vedere come funziona, ecco così, vedi, questi sono i poteri magici, tipo questa è una runa del vento, questa è chiaramente una runa del vento, che usa la runa del vento per combattere il nemico. Cioè, veramente è un grande gioco. Preferisco il 2, è ancora più bello dell'1, ma l'1 è nella sua semplicità dei dialoghi, che sono delle robe del tipo ti voglio reclutare, no, ho da fare, dai, vieni, ok, cioè, sono abbastanza semplici così. Praticamente quello gli dice ti voglio reclutare, ma una famiglia, dai che andiamo a bene, va bene. Sì, esatto, roba del genere, è veramente, tu ci scherzi, ma veramente è a quel livello lì di dialoghi, perché sono molto veloci. Invece nel 3 e nel 5
voglio reclutarti, sai, ma ho questo problema, allora dobbiamo prima risolvere tutta quella cosa lì, andare dall'altra parte del mondo, magari consegnare una lettera, così consegno la lettera, l'altro dice, ma sì, dopo questa lettera però ne voglio ricevere, allora mandi la lettera dall'altra parte del mondo, fai tutti i tuoi giri del mondo, qua e là, e dopo l'altra persona di torno dice, hai risolto il mio problema, posso irmi. In realtà è meglio risolverli dopo i problemi delle persone, secondo me. Comunque, e poi hai questa cosa, molto meglio questo lavoro che Final Fantasy VI. Guarda, Final Fantasy, il problema della Pixel Remastered è che non è la miglior versione a livello di qualità video. Ho visto delle versioni uscite che sono più pulite. Prima di tutto, Final Fantasy IV non manca The After Years, che secondo me è essenziale ormai perché è il seguito di Final Fantasy IV. Cioè, hai i personaggi, hai i figli dei personaggi, non voglio fare spoiler, hai i figli di qualche personaggio e vanno in giro. Sì, no, allora io non so com'è il platino qua, ma se ma se ti chiede solo di collezionare i personaggi sarà facilissimo, come una guida ovviamente, perché devi sapere dove si trovano i personaggi. Uno ad esempio stava nascosto dietro un muro e dice, cavolo, sono un grande mago, mi hai trovato lo stesso, sì. Ho guardato dietro il muro perché sulla guida c'è scritto. Jack, io dico personalmente, parlando di cose storiche, mi piacerebbe vedere un videogioco sui Drifter, sulla serie anime Drifter. Quella non la conosco Drifter come serie, onestamente. Te la consiglio. Ma di cosa parla? Praticamente è la lotta tra bene e male, però ci sono i personaggi storici in mezzo. Basti vedere che dalla parte dei buoni abbiamo Giulio Cesare. La conosco. No, ok, niente spoiler, ho capito. Ma mi fu consigliata ai tempi del Jerusalem, ok. Vedi che in Ceruxia abbiamo gusti buoni. Sì, lui mi disse, ma è bellissima. Sì, so che c'era un generale giapponese nei buoni e anche uno nei cattivi, mi sembra. C'era qualche personaggio storico del Giappone, forse Giovanna d'Arco, mi sembra di quella che c'era. Io, la cosa che... Però la pulsella di Francia era cosa, No, a me disse, la cosa che mi ha attirato, anche se poi non si sa se era vera perché era solo un rumor, diceva, c'è un personaggio che si pensa sia Gesù, poi non sarà lui, non oseranno mai. Allora, è un 50 e 50. Ma non oseranno mai esplicitare il nome per ragioni... Però c'è un personaggio che praticamente dovrebbe essere praticamente quello che ti hanno detto, però con una forma e con un nome diverso. Io spero sempre facciano un remake fatto bene della trilogia di Xenosaga, anche se secondo me finirebbe su Nintendo, anche se erano giochi su PlayStation. Per quale motivo? Se Xenosaga c'è veramente quel personaggio, ha un altro nome, chiaramente, ha un nome che non c'entra nulla con lui, ma la sua storia si sapeva che c'era di mezzo una certa Maria Magdalena, a proposito, che qua l'è esplicitata. Se sembra qui, mi sembra qui un nostro anime. Ti dico solo che il baffetto più famoso No, ancora lui è tornato. Della storia è tornato. Praticamente quando ha fatto quello che ha fatto, non è che si è tolto di mezzo, no. Si è andato in un'altra dimensione il tubo a fare e poi mi sa che è Drifter, se non mi sbaglio. Ha fatto tutto quello che ha fatto ed è riuscito a dar vita ad una nuova cosa. No, ma sono tanti anni che festeggiamo il fatto che quella persona sia caduta. Mamma mia, Marcello. È bello, lo sai adesso come viene chiamato? No, ho paura, si può dire. Grande padre, grande sacerdote. Grande padre è un concetto di Carl Jung. Il grande padre è un concetto degli archetipi di Carl Jung. Pazzesco. Grazie Andy. Sentito Andy, che forza, Sì, allora l'1 e il 2 sono collegati da una cosa, che se tu hai il save dell'1 al 108 personaggi, ovvero al 100%, puoi sbloccare un personaggio dell'1 e, rullo i tamburi, fa l'attacco fighissimo insieme al tuo personaggio del 2. Cioè fanno la combo insieme che è potentissima, quindi sì,
è quello. Ma già ai tempi della Play 1 era così. Poi sicuramente l'hanno tenuta sta cosa, perché adesso che sono anche nella stessa collection è ancora più facile. Un gioco che vi racconto questa storia. Io non so quanto conoscete voi la Rare. La Rare è quelli che hanno fatto i Donkey Kong Country originali, hanno fatto comunque la saga di Donkey Kong, e ovviamente Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie era veramente innovativo. Volevano metterci una cosa, però voi sapete che era... volevo spiegare questa cosa. Quello che tu hai detto in parte è vero, perché sto leggendo adesso Wikipedia e quel personaggio che avevi detto è il capo dei cattivi, il Re Nero. Sì, esatto, quello lì. Lì. Comunque vi spiego questo. Praticamente cosa succede? Che su Banjo-Kazooie c'era questa cosa che arrivi alla fine del gioco e ti dice, e ti fa vedere delle dannatissime uova che non puoi prendere. Perché non le puoi prendere? Non le puoi prendere per un motivo parecchio sconvolgente, ovvero Jack ti ha intervistato un mattino. No, ma io politica niente, io a politici non ci andrei mai, guarda, proprio mi spiace, ma sono proprio le ultime persone che frequenterei sono proprio politici, ma di qualsiasi cosa, proprio, sapete come sono io, proprio politica non la voglio nella mia vita. Comunque sia, che succede? No, neanch'io. Che succede? Vi spiego questa tazza. Praticamente in Banjo-Kazooie ci sono queste uova e io come tutti i giocatori ho detto come si pigliano queste uova, e di notte mi sognavo come prenderle. Non c'era un modo perché in realtà volevano fare questa opzione che se tu prendevi tutte le 6 uova, ma proprio tutte, poi c'era un sistema che ti salvava in qualche maniera, non si sa come perché erano su cartucce i giochi, ti salvava, il gioco seguente ti avrebbe dato delle feature che scambiavi in uno shop. Purtroppo non si è potuto fare. L'hanno fatto nella versione 360, quindi se mai un giorno ve la porto, vi porto la versione Xbox 360 di Banjo-Kazooie. Mi ricordo che c'era un gioco, ma è bellissima sta cosa, ragazzi. Purtroppo il problema delle cartucce della Sony, da Nintendo nel 64 ha creato grossi problemi. Però il resto l'idea ce l'avevano, era innovativa la Rare. Infatti ha fatto una cosa che oggi si usa. Ma da Mass Effect ti scambi il save fra un gioco e l'altro. Mass Effect 2 parte dalle tue decisioni principali dell'1. Mass Effect 3 parte dalle tue decisioni principali dell'1 e del 2. Anche se alcune sono delle boiate, io ho distrutto il consiglio e ora c'è il consiglio, ma io l'ho distrutto il consiglio perché c'è il consiglio e ci sono ancora quei 3 personaggi odiosi nel consiglio. Perché? Perché li ho cacciati io? Perché sono tornati? Ma perché? È vero, li ho salvati. Perché sennò la cosa non andava avanti. Comunque, no, hai sbagliato. Dimmi. Ti volevo dire una cosa. Parlando di cartucce. L'hai vista, tazza, ok. Dimmi. Dico, parlando di varia dei giochi e delle scelte. C'era, però non so se qualcuno se lo ricorda, un videogioco italiano di qualche anno fa che si vendeva con una simile console Game Boy, che però di lato c'aveva la cosa per leggere, sai i coso per leggere le carte quando le passi? Soprattutto nei un lettore card. Ma sarà tipo quelle. Sì, ho presente tipo quelle del 3DS, sì. Ma guarda, per me tazza, l'importante è esserci, non è la qualità, purtroppo non importa. E la cosa bella, lo sai qual era, Jack? L'importante è esserci. Che passando questa carta, il personaggio con cui stavi giocando era tutto in stile Shinigami Tensei, quelli là che hai mostrato prima. E praticamente passando la cosa, il tuo personaggio veniva equipaggiato con elmi, mantelli, scudi, armature. Vabbè, queste cose mi piacciono. Sì, ma la particolarità è tipo l'amiibo della Nintendo. Tipo l'amiibo della Nintendo. Se metti l'amiibo, e diciamo era un nonno dell'amiibo della Nintendo. Ma è più vecchia sta roba, quindi. Sì, Honda che avrà sì e no. Perché l'amiibo della Nintendo è la stessa cosa, c'è il codice dietro, lo scannerizzi, ti riconosce e ti sblocchi i premi. 2006, 2007, ma nei boschi, chi beccherai? Secondo me becchi. Come si chiama? Si metti. Qualcosa tipo. Ma si becchi Fantaghiro, si becchi nei boschi. Ti dice, ma ciao bel gioio, come sto? Io ti do un bacione sulla fronte.
Dimmi. C'è che prima stavamo parlando di drifter e cose. Quella persona di cui non possiamo dire il nome, Renero? no, l'altro, il Baffo antipatico. Baffo antipatico, cioè Baffo antipatico. diede vita ed è praticamente quello che lui ha fatto in questo mondo, Sì, una roba brutta, ovvero insomma. Sì, ho capito, non spieghiamolo, lo so cosa ha fatto quella persona. perché non voglio No, infatti, però assolutamente, è una comunque delle poi cose disgustose. quando ti guarderai l'anime poi ne Sì, ok. Alla fine Tekken ho preso la versione base per giocarci con gli amici, far girare. Quello che ti sto dicendo, Matteo, io lo volevo prendere, ma ho visto anch'io c'era un bello sconto, ma mi dà fastidio, perché io non posso avere lei Wulong? Ma lei Wulong è un personaggio fondamentale di Tekken, e non solo lui, è Eddie Gordo. E Yachi! No, Yachi forse è gratis, forse Yachi l'ha dato gratis. Però ripeto, ma perché non devo averli gratis questi personaggi? Praticamente i personaggi sono quasi 30 personaggi totali, vai a spendere 3 per 8, 24, 240 euro per Quello, capisci qual è la fregatura? Che poi nel gioco base tu magari li vedi anche contro, ma non li puoi usare te. Però ti dà fastidio sta cosa, perché sono alcuni, io dico vabbè, sono personaggi strani, sono collab, come ha fatto Mortal Kombat, ci faccio le collab, li metti lì. Ma se sono personaggi importanti, boia, non devi... la fava. Ma Mortal Kombat, metà di quei personaggi, ma guarda, ero io che mi sbloccavi con DLC. Però coso Tekken non è che puoi fare una cosa. Ci sono i season pass, classico sistema di season pass. Armor King. Beh, ammetto che Armor King purtroppo un po' la sua storia si era persa, perciò posso anche capirlo Armor King, anche se mi spiace perché è un wrestler, quindi Armor King tutti lo vogliamo, Armor King. Visto che comunque però ricordiamoci che il primo Armor King morì perché lui stesso aveva una malattia. Sì, è vera sta cosa. E fu il fratello a sostituirlo. Anzi, prima fu a sostituirlo fu il tizio lì, l'armadio a 4 anni che fa kickboxing. Ma quello Barduk? Non so come si chiama. Che Armor King e Hit? No, ma mi piace Armor King a me. Preferisco King ovviamente, però anche Armor King un bel personaggino. Ma non lo distruggo. Cavolo. Che c'è? Azza, che significa Armor King e Hit? Hit come Pennywise, il clown, no? Hit. Ma quando mai? Vabbè, non è una parolaccia, Hit. Non è una parolaccia. È una blasfemia verso il personaggio di Armor King. Ma non sai cosa intende lui con Hit, magari intende una cosa positiva. Lui intende, cioè, magari nel suo punto di vista, Hit è la migliore evoluzione dell'essere umano, magari essere Hit, cioè, capisci che può apprezzare Tazza apprezza chiaramente, Tazza. No, comunque no, allora, se non mi sbaglio si chiamava Eddie Ryan, no, Eddie Ryan è quello di Bioshock. Sì, Andrew Ryan è quello di Bioshock, che sensazione c'era. Mi ricorda qualcosa sto nome. Cioè, aveva un nome particolare, mi ricordo che questo qui faceva kickboxing e in Tekken Dark Resurrection questo aveva indossato la maschera dopo che aveva eliminato il primo Armor King, aveva indossato la maschera per Soviet per sfidare King. Sì. E poi dopo sta cosa praticamente era successo che un secondo. Ma quello era bello grosso per essere cioè non aveva il fisico di Armor King, quello lì che dici tu, cioè un bel bestione. Sì, però quello di fatti, come ti ho detto, indossò solamente la maschera. Vabbè, non ha indossato il resto del costume, solo la maschera. No, indossò solamente la maschera come spregio verso King. Ora non mi ricordo il nome. Sì, io penso che sia Marduk quello che mi dici tu. Marduk, ecco. Marduk, sì. Mexican King. Comunque il picchiaduro a nostro punto di vista è spilerso. Il problema è che loro lo dicono è per sostentamento. Loro dicono il sostentamento è la durata per supportare il progetto per anni. Che sì, va bene, ma quando mai?
Quando ma che gli basterebbe fare come ha fatto quelli Comunque nessuno aveva i prezzi di DLC di Dead or Alive. Non so se era il 5 Dead or Alive 5, perché ti spendevi 500 euro per avere tutto. E non scherzo. Dico, dovrebbero fare come hanno fatto con Mortal Kombat. Oh, finita la missione. Che invece di tenersi solamente come si chiama? Solamente un gioco picchiaduro. Ah, Matteo, se ti interessa, sono mega scontati Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat 11 con le versioni Golden. Stanno tutte e due sotto i 10 euro. Lo dico per tutti, se siete interessati, sia PS4 che PS5. Quali King preferisci? Soviet King, Mexican King, American King. Beh, ovviamente American King entra con l'entrance di George Washington, però la corona dice USA, USA. Pensa, Lio che si mette il vestito, le stelle strisce, ragazzi, e canta Born in the USA. Sentiamo le stronzate che fa poco sparo. No, ma è vero, c'è Lio che si mette a suonare Born in the USA con il flauto dolce. Quello del flauto era Cometino, scusatemi, era Cometino quello del flauto dolce. Comunque, come stavo dicendo, dovrebbero fare come hanno fatto quelli di Mortal Kombat, ovvero invece di mantenersi su un'unica cosa, di iniziare a... Niente, non ti abbiamo nominato. Sì, è che io non posso farti vedere il prezzo perché li ho già presi, ma ti faccio subito vedere le versioni. Tu poi saprai, perché ti spiego, se uno vuole veramente recuperarsi la serie di Mortal Kombat su PS4/5, è il momento ideale, ragazzi, il momento ideale, perché veramente sono strascontati, ma non sto scherzando, sono strascontati le versioni extra. Una è il 10, ma il 10... No, lascia stare la Legacy, che dicono che ha un sacco di problemi, vediamo il voto. È 3,66, quella è quelle storici, ma è buggata, si frizza e queste cose qua. E la versione è questa qua, XL, non XL. Già la X costa 20 euro, la XL costa ancora meno. Aspetta, torna un attimo indietro, che ho visto un Mortal Kombat con l'immagine creata con l'IA. Una immagine con l'IA? Qual è? Torna indietro. Sono qua. Torna indietro dove c'erano tutti... Ecco, vai verso di destra, dove ci sono tutti gli altri Mortal Kombat. Questi? Ma questi qui non sono nel Mortal Kombat di atti a destra. Ma questa qui è un'immagine creata con la IA. Questa qua. Sì, questa è fatta con la IA, è palese che è fatta con la IA questa immagine. Sì, perché tu... Ma dai! Ciao Doggo! Ti avevo visto su Discord. Come stai, Doggo? Tutto bene? Ho sempre il messaggio. È il suo vicino, ma come, tazza? Ma come? American King porta democrazia, non bombarda, porta solo democrazia. No, comunque, come stavo dicendo, Jack, quelli là di Tech dovrebbero fare come... E poi ovviamente l'11, ragazzi, scusa un attimo. È bello sentire Doggo, bentornato, mitico Doggo. È sempre un piacere sentirlo. Eccolo qua, vedete, Mortal Kombat 11, però la versione quella è questa qua, Ultimate, credo. Io spero sia ancora scontato. No, tranquillo Leonardo, non preoccuparti, lo so anch'io che quando senti Lio che ti racconta le cose, anch'io dormo, vado KO, no, sto scherzando. Come stai? Io sto bene, a parte il raffreddore, mi sono preso uno strappo al collo. Cioè, vabbè, facciamo la collezione, però per adesso sto bene. E Doggo, cosa stai giocando in questo periodo, se posso chiedertelo? Io ti faccio vedere, ho un programma veramente stellare, perché ho anche The Last of Us parte 2 e ovviamente Medieval 1, che ci ho portato anche un mini video oggi, perché non voglia di fare una live 4 minuti per finire un livello, registrato e passa la paura. Qual è il più bello? Il più bello secondo me è il 9, che è solo PS3, perché ti spiego, rinasce la saga dal 9. Il 9 è una tabula rasa, Raiden torna nel passato e non importa quello che è successo prima, tabula rasa, resettato. Mi sono rigiocato GTA 4, quello è un gioco che voglio rigiocare anch'io, Doggo, mamma mia. Fai bene, guarda, hai tutto il tempo di giocare questi giochi prima che ti esce il 5, davvero. Molti morti, che bel nome per una mail. Hanno colpito Tuchanka, Shepard, una bomba. Si sono occupati, sono morti troppi Krogan, troppi. Io che colpa ne ho? Ma scusami,
Ma perché io ho fatto un errore? Cioè, vabbè, non capisco. Fatality. Forse- Sì, sì, posso metterlo. Trova la bomba. Facciamo questo qua. È la bomba. No, che scopre. comunque, Jack, come ti stavo dicendo prima, Quello che sentite è il buon Dio. che questi qua di Tekken dovrebbero fare come hanno fatto questi di Mortal Kombat, invece di mantenersi solo sul picchiaduro, dovrebbero iniziare a creare anche degli spin-off un po' diversi, come è stato per Mortal Kombat, quello là con stile go-kart. Ma era dentro il gioco, Ma veramente Tekken ha inventato la pallavolo, ha inventato il bowling, cioè le modalità, Sì, il Tekken Force. Se solo due cose, se invece facessero molto di più. Ma Lo sai gli spin-off, le altre cose non hanno avuto nessun successo, uno è considerato uno di gioco. Uno dicono che è brutto, però si sta migliorando lentamente. Io aspetterei, che tanto faranno però poi una ultimate anche di quello, però viene dopo, Cioè il 9, 10, 11 e l'1 è un altro reset della storyline. L'1. E poi lo voglio giocare prima poi perché c'è Peacemaker che c'è lo John Cena praticamente. To keep the Krogan from becoming a threat. No, ma poi c'è anche il fatto che Makes sense. Tekken Milena. Nice. Milena è But forte, right sì. now we focus on disarming that Tekken bomb. e il Mortal Kombat non sono gli unici picchiaduro che potete trovare, No. ce ne sono un sacco. Where is it? Sì, vabbè, ho capito, Fighter. però i miei preferiti sono Mortal Kombat e ovvio che guardo così. Sì, Tekken. dico, ma ne potete trovare un With sacco. all this Ma activity, we certo. have to know something's Maestra. Dead or Alive. Ma Oh, Dead or Alive lascia stare che ce se tu vedi i prezzi delle cose del 5, tra l'altro ti viene una paura. n'è uno appena uscito qua su Steam che si chiamava, come cavolo era che si chiamava quel picchiaduro? Oh, non mi viene in mente il Ma non nome. importa, comunque Aerodrome. Praticamente vabbè, ma ragazzi, sia io che lui siamo sulla Play, Io e lui siamo entrambi giocatori della PlayStation. Io e Matteo. e forse c'è che c'è qualcosa anche per la Play, se non mi sbaglio, un qualcosa di simile. Ed è praticamente questo picchiaduro. Rambo, con- Rambo o è l'11 o è il 10, devi guardare in rete, o mi sembra sia l'11 Rambo. L'11. E se tu lo metti in inglese, perché tu puoi, dal gioco, tu senti la voce di Sylvester Stallone, cioè è una roba bellissima, è proprio doppiato da Stallone, è stato emozionante. Lo sai perché l'11? Perché nello stesso gioco personaggi c'è anche il T-1000. Sì, il T-1000 che è doppiato da Arnold. Il coso, l'altro Terminator, quello non mi viene in mente il nome. Davvero, c'è un altro Terminator, pensavo ci fosse solo lui il Terminator. E quello là, C'è Alien e quello Predator. là- Alien e Predator. quello là che Lo xenomorfo. che diventa liquido, il Terminator, quello Ma che diventa liquido. non mi sembra di averlo visto in quel gioco, davvero? C'è. O questo o quello con John Cena. Se non Ah, mi allora in quello dopo, non in quello dopo. Quello dopo non ce l'ho ancora. sbaglio. Due c'era. Vabbè, Perché tutto sto c'è bombardamento? Rambo. Amiga, Toshiden. Ah, sì, l'Amiga è vecchia, è storica. Ormai l'Amiga è le parti del passato, anche se poi si vendono le Amiga Mini e cose varie, perché qualche soldo te lo fai lo stesso sul fattore nostalgia o sulla Avevo curiosità di un sentito ragazzo che- giovane che vuole sperimentare la passione. Invece di sentire l'Amiga Mini avevo sentito l'Amiga Mini, ho detto che La mia no. Guarda, gli altri fate quello che volete in rete, non mi interessa. Non sono uno vabbè, che giudica. comunque come stavo dicendo non solo questi, ci sarebbero, come ho detto, Dead or Alive, Virtua Fighters, Terror. Ma è strapieno. Ma Virtua Fighter ultimamente non ha preso una bella piega ultimamente la serie, Ragazzi, l'ultimo gioco era privo di modalità. Cioè, Cavolo ragazzi, sul Calibur sì, bella. Calibur è un picchiaduro che Ma penso che lo conoscono quasi tutti sul Calibur, dai, è uno dei più famosi. ci tiene testa Sì, Milena, ma secondo me sono tutti. Il fatto che oggi li calibrano più o meno tutti, quindi i personaggi tendono a essere più o meno forti uguali. Non è proprio vero perché c'è sempre qualche personaggio più forte. Tipo nel 10 c'era quella coppia di quella sorta di bambina con quel gigante che però non è una bambina, ma comunque cosa sia, con quel gigante porco cane ti toglie tantissimo quel gigante. Comunque era una strana combinazione.
ripeto, il 10 è bello perché c'è una trama che io ti consiglio prima di tutto, Matteo, se non puoi giocarlo su PS3, recuperati la trama di Mortal Kombat 9, ti vedi un long play in qualche maniera, te lo vedi. Ma io vorrei portarlo prima o poi, perché ce l'ho. O hai la pazienza che te lo vedi da me, ma ci vorrà un po' prima che lo porto, perché devo vedere di riuscire a sistemare la PS3 per configurare di nuovo tutto. È lunga, è lunga. Ma dove devo andare? Ah, qua. Solito posto, nulla di strano. Ah, si può salire, la bomba. Bisogna bloccare la bomba. Se di quale personaggio vale dici là la bambina, che poi non è una bambina. Non è una bambina, infatti non ci sono bambini su Mortal Kombat, per fortuna. Cioè, sulle fatality. Cos'è? Vabbè, ma sembra una bambina, comunque quella. In realtà non è detto, perché ricordati che c'è la Babality, ovvero... La Babality, sì, c'è. La Babality è carinissima, la Babality. Praticamente i personaggi iniziano a... cioè fanno amicizia. Io mi ricordo che nel 9 c'era Kratos di God of War e c'era la Babality dove lui diventava neonato. E poi c'è la French. C'era la si chiama la... che era la Medusa. L'11 sta a 5 euro, l'Ultimate 50. Allora sono cambiati, perché secondo me era negli sconti che scadevano il 22 di novembre, mi sa, quelli che ti dicevo io. Vabbè, te li metti in lista e vedi i prossimi sconti, tranquillo. No, non ti conviene prendere di base. Magari aspetta il prossimo mega sconto. Se no fai come faccio sempre io. Chieda al comitino se te lo regala, che lui sa decidere. Comitino non ha problemi, anche perché dice tranquillo, ci penso io. Tranquillo, gli pensi mi. Esatto. La modalità cometino è quella del... Guarda, ti serve questo, io te ne compro 10. La modalità cometino è proprio quella. Sì, Leo, in che senso? Bello! Ah, chi sto mettendo? Sì, comunque sì. È bello. Vabbè, ma io sono fan di Dante Inferno. A me piaceva, tanti lo criticano, ma a me piaceva. Ripeto, è un gioco che forse nel tempo è stato rivalutato, perché quando è uscito, ma è brutto, ma è una copia di... Vabbè, quello che di God of War. Le copie di God of War. Ma chi se ne frega? È fatto bene. Allora, va bene così. Anche Darksider 2 l'ho capito God of War, allora. Fatto bene, chi se ne frega? Se sei una copia. Non è il gioco, comunque non è uguale. Anzi, come dire, ma se sei governatore. Ma io non lo sento, io voglio sentire Cometino. Adesso mi sto arrabbiando perché io non sento Cometino. Cometino, o io ti sento, ho bisogno di sentire la tua voce. Perciò basta con questi cavolo di bot. Io non ti sento il tuo bot, ok? Voglio sentire la tua voce. Non si può stare in una live dove gli altri ti sentono, io no. Ho bisogno di sentire cosa viene detto. Cosa succede a Cometino? Cioè, sto cercando di capire Cometino cosa dice. Io non lo vedo neanche che si illumina la cosa. Mi ha appena portato a fuori. Ho capito, però io vorrei sentirlo anch'io che ti manda più divertente, ma non lo sento. Non capisco perché. Dici che non può parlare ora, quindi possibilmente... Ma no, ma non lui, ma anche il bot. Ma perché devo sentirlo solo tu? Scusa, non capisco sta cosa. Perché non lo so, io lo sento il bot. Eppure non è nella conversazione. Lo so, costano, ma secondo me conviene appunto prendere i pacchetti così. I pacchetti così, è ovvio che non vai a spendere 6 euro per un personaggio, quando poi alla fine hanno i discorsi, c'è il T-1000 che parla con Rambo e si scambiano frasi iconiche oltre a parlare fra di loro, è bellissimo. E poi c'è Shao Kahn quando c'è Spawn che parla con Rambo, quando Spawn gli dice a Rambo quindi anche tu sei un coso, come si chiama, un sopravvissuto della guerra del Vietnam. Lui fa sì, però io ho perso tutti i miei amici. E lui quasi a scherno gli fa, ma non mi dire, come se, perché lui sa cosa ha passato, visto che il Spawn no, Rambo sì, Spawn non so bene la storia di Spawn, onestamente. Allora, Spawn era un soldato americano come Rambo, ovvero un soldato americano del Vietnam, sì. E che quando tornò nella che poi il suo vero nome è Al Simmons, sì. Quando lui poi tornò, un suo ex amico, Ultimate sono tutti, un suo ex amico soldato lo fece diventare una sorta di mercenario, forse coi poteri, no,
un mercenario. Comunque un personaggio positivo, immagino, Spawn, non è un villain. È un anti-eroe, check. Anti-eroe, ok, sì. Come Punisher praticamente. È una cosa simile. Punisher non è un eroe, ma non è neanche un cattivo. Normalmente è più buono che cattivo, però. No, praticamente che è successo? Che durante una missione lui viene tradito. Vabbè, nulla di nuovo, È la vita. Praticamente l'ha fatto piombare nell'inferno e Malebolgia gli fa: guarda, io ti darò il potere di vendicarti, ma tu devi comandare le mie armate. E lui cavolo! Mica male. E da lì lui diventa Spawn. Solamente che è successo? Che stando all'inferno al Simmons ha passato quasi più di un anno e sua moglie si è risposata. Quindi lui è ritornato, ha superato in fretta. Beh. Diciamo, ha capito la truffa che gli aveva fatto Malebolgia, ovvero gli ha fatto perdere la sua famiglia per farlo diventare una sorta di comandante delle sue cose, delle sue truppe. E cosa fa molto quel villain, come si chiama? Uno dei villain di Doctor Strange, quello dell'inferno, che è un altro che fa sti patti. Sì, c'ha un nome, il personaggio. Cavolo. Anche a me viene in mente. Anche quello con la M, Dormammu. forse. Dormammu, sì. Lui praticamente... Sono contento, no, ma io sono contento che te li consigliati perché, ripeto, il Suikoden ai tempi era veramente un gioco che ci faceva impazzire, veramente, ma non sono facili, d'avviso, sono facili. Vecna, chi è Vecna? Vecna è cattivo di Stranger Things. Ah, ok. No, comunque, come stavo dicendo, lui poi alla fine decide di lottare contro le armate di come si chiama là, di Ciccio Pasticcio, non mi viene in mente il nome. Vabbè, sì, quello di male è quello che hai detto. Malebolgia, ecco. E praticamente lui poi qua mette tutti insieme un gruppo di come si chiama, di Spawn provenienti da altri periodi. È una bomba sta roba, avete visto che bomba grossa poi? Mai visto una bomba del genere? Mica, manco la bomba Z quella. Ma neanche quella, infatti, ma manco quella, infatti. Così grossa. Di Cerberus, Cerberus lascia in giro ste robe. Sì, vabbè, lascia in giro cose tanto. Non è. Poi è come i cani quando non gli pulisci le cose che fanno in giro. Dico, poi trova un bambino, trova due figli, cosa fanno? Guarda, mentre cosa sfasciato. Ma che succede? Il bambino? Eccolo, Diamond. Io mi dilego, ragazzi. Ciao Diamond, grazie a compagnia. Sai che sei sempre benvenuto, amico. Sei sempre benvenuto. A comprare colori. A comprare colori, va bene, che così la vita diventa più perché ora ho 5 richieste di quadri, quindi sono in piena attività. Guarda, hai più successo tu di Van Gogh, visto che quello non lo voleva nessuno, povero Van Gogh. Van Gogh, da quello che so, Van Gogh andò lui di spontanea volontà in un ospedale psichiatrico. Sì, aveva dei problemi quell'uomo, purtroppo. Lo so, ma ci andò lui direttamente di sua spontanea volontà. Sapeva che aveva bisogno. Diamond, Osho, dico Osho. Ok. Vabbè. No, io... Osho cosa? Perché Van Gogh si talmente dipinse che decise di fare Zack non è per quello. Aveva dei problemi con l'uomo. Vabbè, non è per quello, vedete. Che poi, ripeto, ai tempi non si sapeva neanche cos'era la depressione. Hanno dovuto impiegare dei secoli per capire quello che poteva provare una persona. Ancora oggi non viene preso sul serio la depressione. Ma è preso sul serio. A livello psicologico sì, poi dalla società no, ma dalla psicologia per fortuna. Basti vedere come molti soldati. Via. Allora ciao ragazzi, ci si rivede il prossimo. Qual è il PTSD? Ciao Diamond. Si risente alle prossime occasioni, va bene? Sì, grazie, con piacere. Dicevo, quello è il disturbo post-traumatico, quella è una cosa terribile, ragazzi. Queste povere persone tornano dopo aver fatto e vissuto situazioni al limite dove hanno rischiato, hanno perso compagni. Dico, comunque c'è poi anche il fatto della depressione, ovvero che immaginati di essere l'unico
sopravvissuto del tuo Plutone. Cioè, cavolo, come fai a Sì, vedere, a ci sono dei guardare il personaggi Batman? con sta storia ogni tanto. Tipo in Final Fantasy XIV, la storyline del bardo è il bardo che ti insegna le cose e l'ultimo sopravvissuto del suo plotone, l'ultimo. E quest'uomo C'era ha cosa, questo senso di c'era colpa per anche- essere sopravvissuto. Stessa cosa, stessa cosa. C'era anche un coso, come si chiama? Allora, era un personaggio della serie di Walker Texas Ranger, quando facevano le cose del passato, in cui c'era un personaggio che era l'ultimo sopravvissuto del suo plotone durante la guerra di secessione americana. Sì, sì. E questo Diciamo, di tutta non la- sbagliare, questo ti dico. aveva gli incubi. Quindi, Un attimo, abbiamo una scena pazzesca. I Vixcus, speriamo che non faccia una brutta fine, visto che lo tengo sempre con me sulla norma. Non far cavolate, non morire. Banana. Che è successo qua? Ma no, ci stanno uccidendo! Focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Ma che cavolo, Cerberus, non mi sopporto più. Se mi toccano Victus, ma rabbio veramente. È un personaggione. È bravo, cioè, lo tengo con me, è lì che gli fai le coccole, la norma, gli grati sotto il mento. Antitemularis. Ma gli fai lui ti fa le fusa, perché sai che i turni fanno le fusa. Esatto, no, miau non è una fusa, è quella roba lì, no? Le fusa. Era un modo coso. Beh, Matteo, comunque io, se si parla di giochi di ruolo, puoi sempre chiedermi, Matteo. Il mio amore per i giochi di ruolo è nato tardi, non tardi, è iniziato con Final Fantasy VII, però da quel momento lì. Sì, faccio vedere, assolutamente, anzi. PlayStation Stars. Hai comprato Sì, Astro quello con è PS bello. Stars? Bastava che aspettavo Black. Perché è tanto scontato Astrobot? Ma come PlayStation Star? Ma perché PlayStation Star c'è ancora la possibilità di comprare giochi quei punti? Ma io sapevo che li avevano rimossi. Io sapevo che. Allora, io mi Tanto- ricordo che c'era il PlayStation All Star, che era appunto. il duro. Grazie Tony Brother! Attenzione. Vabbè, sono sempre 50 euro, però non sono pochi, sono sempre 50 euro, 50 eurozzi. Ti faccio vedere la mia lista, con piacere, tanto non era perché è una lista di giochi che voglio prendere, poi altra roba l'ho già presa per fortuna. Ti dico, guarda. Allora, Ho messo. Poi lì puoi fare i commenti che vuoi. No, Tony, non li ho visti ancora. che ho letto una cosa, ovvero che ti scade il 2 di dicembre. Cioè, Cosa mi scade? preparati. Cosa? Dove? La possibilità di acquistarti Astro. Ah, beh, ma non posso prendermelo adesso perché costa 50 euro. Dato che no, comettino, ho finito. Bicchiere vuoto. È la metafora della vita. Allora, Lollipop Chainsaw, questo qua, ne abbiamo parlato, è un gioco che più che altro mi interessa perché è tipo quello là. È tipo Nomo degli Heroes. Megrai. È tipo degli Megrai. Vabbè, comunque un Nomo Heroes. Vabbè, buono. Ma io pensavo che non si potessero più riscattare i soldi. Ma non si possono più. A luglio l'hanno chiuso quel servizio. Io lo facevo anch'io, avevo recuperato un po' di soldi. Ah, le parolacce come Tino non si possono dire su qua. Perché era 69. Come Tino devi fare come dice. Ma allora, ma YouTube che ti toglie il messaggio, che tu hai detto costava 69. E YouTube l'ha censurato. Jack, lo sai perché? Sì, lo so perché. Sì, lo so perché. Però, ripeto, è onesto dal prezzo. Vabbè, comunque, anche Dragon Quest 1, 2 e 3 Remake, questi qui secondo me hanno fatto un buon lavoro, è quello che si dice. Hanno un buon lavoro, però, ripeto, sono giochi che rimangono comunque lentissimi. Io non ci spenderei più di 30 euro per questi giochi, ripeto, sono belli, però sono talmente dei classici, ma proprio classici, che per me non valgono 70 euro, onestamente, che poi, no, il trailer no, perché poi sono le musiche, mica quella roba della Square. Cioè, ripeto, non sono giochi che ci voglio spendere più di 30 euro per questi. Io vado, grazie Tony, guarda Tony chi c'è, Tony, prima che vai via. È arrivata la mitica cara Xinkai, ciao Xinkai. Retro Gaming, venerdì c'è Retro Friday. Dai, forza come Tino, ti sto aspettando, forza. Sì, vai, fai specie di braccine come Tino, ti chiamo per te. Retro Gaming, voglio vedere che modo è quel paese.
Vabbè, ma tu non sai la forza di Cometino. Ascolta, Ti faccio lo scalpo. Cometino ha mangiato un frutto del diavolo che lo rende di gomma. E questo frutto del diavolo, praticamente lui fa. Cometino fa gom, Ma se lo pre- e gli si gonfia il muscolo e ti dà uno sganascione che ti fa girare la testa. Cioè, è Ma come. se lo prenda a pizza. E tu, come te la testa ti gira, sai cosa gli dici tu a Cometino? Gli dici tu mi fai girare come se fossi una Ma vacca. quale cazzo di frutto del drago stai parlando? Orco No, cane? parolaccia! Cometino, la parolaccia! Oh, che bello c'è la voce di Cometino. Porca puzzara. Allora, dovete sapere, Mi guarda ragazzi, un sacco di quelle cazzate che Cometino, non sono vere. lui non può spesso parlare con la sua voce, usa un bot per parlare, perché purtroppo noi abbiamo un test dell'etilometro presente sul canale, essendo io partner, modestamente sono partner YouTube, allora uso il test dell'etilometro per vedere se i miei colleghi sono in grado di tenere una conversazione, e lui perde sempre il test dell'etilometro, cioè no, vince sempre, vince nel senso che sempre il test a dell'etilometro, livelli ma tu stellari sei- raggiunge sempre il Ma massimo. tu sei fuori di testa o cosa oggi? Ah no. Per di più adesso. Allora, comunque Lio mi ha detto che tu mi copri tutti i giochi della mia lista, Ma vaffanculo, non è No! vero. Vabbè, mi ha detto che tu non hai problemi, ha detto tu, guarda, sei lì che con la cash, la carta di credito, che compri roba. Ma A Lio gli hai cagare. comprato la Play 5, a Lio. Ma non ho nessuna Play 5, la Play No, 2 è stata non per te, regalata. ma te vivi in una baracca, ma per lui gli regali la Play 5 di lusso, la Pro. Che è Con tanto successo? di tappeto d'oro, tappeto rosso. Ah, guarda, c'è il leader del cattivo dei Polaretti, guarda. È malvagissimo, visto? Leader Polaretti. Vabbè. Voglio vedere se Voi due compaiono siete confusi, i guarda. cavalli di Jojo. Sto mandando qua. Ti chiedo scusa, Matteo. Stiamo vedendo una lista, ma gli chiedo scusa perché ci sono i leader malvagi di Jojo. Devo fargli vedere i cavalli malvagi di Jojo. Perché sta per uscire uno show. Gli dici di dire parolacce che le fai uscire. È colpa mia. No. Anch'io le direi parolacce a uno che dice le cose che dico io. Ma anch'io uscirei di matto. Ma anch'io uscirei, ovviamente. No, le parolacce me le fa tirare adesso Carmelo. A Carmelo. Che Ma c'è Carmelo, adesso che te l'ho già detto, che- Carmelo ti gratta sotto la pancia e tu dormi, fai le fusa come tiro. Lui ti gratta. Ehi, rifusate di farlo dei tuoi gatti. Sì. Una O gli letta. gratti la schiena, non lo so. Solo che Lio usa il macete di Ma che Joseph. cazzo? Il macete di Jason. Gratta la schiena. Lio è ben attrezzato. Allora, comunque, sto sperando che esca questa immagine dei cavalli, perché io vorrei vedere la reazione di Lio e di Cometino quando esce l'immagine dei cavalli. Ah, Lio lo so già la sua reazione, è rimasto sconvolto, ma ha detto che sembra un contenuto niente. questionabile. In realtà no, perché è fatta da Copilot. Copilot certe cose non le fa. Copilot è pulito, ragazzi. Copilot è. Questa scena, fra l'altro, io spero di vederla nel terzo gioco di Final Fantasy VII, perché nell'1, se tu avevi l'appuntamento con Tifa, potevi assistere a una scena notturna di loro due che si ritrovano sotto un ponte. No, non sapevo nulla. Simo, sono andato ieri a mezzanotte. Ho detto, oh, ma la partita. Sono andato a vedere il risultato. Non ho neanche Potevano visto. procreare. Sì, esatto, potranno portare avanti l'umanità, in realtà no, perché sembra che non ci sia futuro, ma vabbè, almeno dicono, vabbè, visto che domani moriamo, allora, hai capito, no? È la proposta. Qui abbiamo le fusion di Odino e Zeus, che diventano, vedi, il Super Saiyan barbuto, perché sapete, i padri dei Saiyan erano Odino e Zeus, chiaramente, sono sicuramente loro. Minchia. E qua abbiamo un posto del mio romanzo, la terra una sorta di terra dei lampi, nella neve. Simo, basta, vogliamo anche te, dai, basta. Sì, basta. certo. Perché non mi far 4 ciaccole, Simo? A Ciao. proposito, Diamond che Dai, fine ha è fatto? appena uscito, ha saputo che arrivavi te, è scappato. No, non posso reggere, Cometino. È andato via a prendere i colori. No, è andato a comprare i colori, a parte gli scherzi. Qua. Ecco, questa qui è una gatta. Non è vera. Ma sto aspettando che escano i cavalli. Soprattutto sulla J. Aspettare la J. Sonic è un grande personaggio, Andy. Hai ottenuto un personaggio mica male, Sonic. Cioè, Sonic è Sonic. Quindi Tony se n'è andato prima di leggere i messaggi di Xink e poi io, ma i giochi di Pro Evolution Soccer, dice. No, l'ha visti, ok. Pro Evolution Soccer, io ho ripreso. Non ho capito un H di quello che ha detto Leon. Ti aveva detto se volevi venire su Discord con noi, ti aveva detto Leo.
Quale Come intendevo? Io ho detto se voleva venire a fare quattro ciacole. Ah, tu l'hai detto? Io ho detto che se vuoi di passare sopra Discord così parlava anche lui. Sì. Detto pure io. Siamo arrivati ai gatti neri, dai, ci siamo quasi. Siamo vicini alla gente. Come dire, gli hai detto se volevi venire con te a fare due ciaspole. Lì stai guardando, vero? Lo schermo. Caccare, Ci siamo quasi, Benigno. siamo vicinissimi. Siamo vicinissimi all'immagine nuova dei cavalli. Sta per arrivare. L'immagine dei cavalli sta per arrivare. Quella Luna Park. Allora, la J è dopo la L? Pensavo fosse Sai prima. che quello si sta incassando la testa sotto il termosifone. Sì, fa caldo. Mica stupido, è agito. Lo sai che ho trovato una copia fisica di Pro Evolution Soccer 3 a 60 centesimi? Wow, bellissimo. Sì, sarà contenta lei, ma sarò contento anch'io, Vederti giocare. Possiamo farti belle richieste di partitone emozionanti, Xinca, Però sempre con rispetto, È un cicino difficile, mio fratello che dorme, va bene, lascialo riposare, Simo, va bene. Tanto non c'è problema. Sì, domani c'è Final Fantasy, domani... ha donato 2 euro. Quando? Quando? La vita fa. Quando? Era un mese fa, un mese fa. DJ Max e Caramello alla console. Vi faccio sentire il... Dico, certo, Jack, È vecchia, non è di adesso. Dice che non ha soldi e poi fa le donazioni del 2000. Vabbè, quello, Ma mi hai trollato perché io non ho fatto nessuna donazione. Infatti non adesso, un mese fa, l'ho detto, DJ Max e Caramello alla console. Sciocchezzuole mentre gioco Ratchet & Clank, va bene. Vabbè, come nuovo, ma certo, è bellissima questa cosa. Ma non esce l'immagine. Ci sono Barrett e Aeris, famosa coppia. Quando mai? Ma non esce. Ma non esce l'immagine che dico io dei cavalli. Dovrete aspettare il mio prossimo short per vedere i cavalli. I cavalli, ragazzi. Perché vi spiego, ve lo anticipo. Penso che la scena del gioco che stavo mettendo finisse male per il cavallo. Io non potevo far finire male per il cavallo. Io sono un animalista convinto. Abbiamo fatto vincere il cavallo. L'abbiamo triplicato e gli abbiamo dato un fisico pazzesco al cavallo. Così che si fa. Vabbè, niente, ragazzi, se non esce, andiamo avanti con la lista. Final Fantasy Tactics, questo è considerato un bellissimo gioco, non a caso il voto è quasi 5 su 5, cioè, pazzesco. È un gioco tattico, ma veramente incredibile. È vero che la grafica non sia quella roba... Però io ripeto, sbagliano i prezzi. Quelli della Square mettono sempre i prezzi al massimo. Però è sbagliato. Vabbè, questo Call of Duty... Vabbè, Code Veronica perché mi manca ancora, onestamente. Ce l'ho su PS2. Call of Duty Code Veronica? Sì. Ma aspetto che cala ancora un po'. Intanto lo mettono a pochi io Resident Evil Code Veronica. Sì, con Resident Evil. Poi abbiamo Call of Duty Black Ops 3. Questo lo volevo solo perché inizia... Perché poi giocherò... 24 euro per cosa? Per Deltarune, ma che sono pazzi. Vabbè, no, è normale, dai, ci sono 5 giochi dentro. Gears of War Reloaded, anche questo, la tentazione c'era, ma è solo ancora il 35%, può ancora calare. Poi Marvel Spider-Man 2, questo qua, ragazzi, è un grande sconto. Guarda, questo è un grande sconto, 50% di sconto, questo è buono. Sono 40 euro però sempre, però è uno sconto incredibile, cioè, capisci? Cioè, un gioco fra i top della Play 5 al 50%. Sembra che io faccio pubblicità perché non ci guadagno nulla, ragazzi, a fare pubblicità. Ma ripeto, Deltarune sì, lo voglio giocare prima o poi. E ovviamente so che sta uscendo il finale, ha un voto fra i più alti in assoluto perché è amatissimo. Chained Echoes, questo qua è un JRPG moderno, veramente recente, che purtroppo non si fila a nessuno, eppure dicono che è perfetto, è la perfezione assoluta. È molto molto classico, è fatto bene, è anche difficilotto da quanto ho sentito. Poi ovvio che queste sono citazioni, guarda, sembra che siano i Chocobo di Final Fantasy col cappello dei maghi neri di Final Fantasy, sembra. Oh, come sta andando bene la top, visto che c'è anche Xinkai quarto posto, grande Xinkai, sempre più in alto, forza Xinkai, sentiamo per lei. Io ho superato come dire. Beh, certo, tu sei sempre presente, ovviamente. Poi quelle, le scimmie, ma sembra bello, sembra veramente bello sto Chained Echoes, per me è un gran gioco, io aspetto solo lo sconto, poi lo piglio. Perché questo è veramente promette. Poi, non mi sono indicato, ci sono i mecha. Tu piloti questi mega match potentissimi e fai battaglie con i match. Cioè, quanto è bella sta cosa. Poi cosa mecha, sì, hai ragione. Grazie Jackson, uscita standard. Certo, è giusto così, Xinkai. È giusto così. Insomma, sembra veramente bello. Invece c'è la versione che è forse più famosa, Sea of Stars, ma dicono che come trama Sea of Stars
non ha una trama particolare, eroe, cerca di salvare il mondo, la classica. Infatti non mi aveva preso proprio per la trama, l'avevo giocato un po'. Supernova di Freezer. È vero, è vero. No, ma arriverai, tranquillo. Perché ci sono i tipi della notte che vanno su, io devo sempre cacciarli. I tipi della notte è il profilo con cui mettiamo i sound. Non è una persona, i tipi della notte. Dico, se cerchi qualcosa lì... Sono sulla mia lista cose un attimino che poi mi confondo. Faccio cose sbagliate quando mi confondo, impazzisco. E te la trova subito. Cosa? Ma che cos'è che devo cercare? Cerca giochi preziosi Biro. Ma non sulla Play. No, su Google. Adesso non sono su Google, sono sulla schermata della Play, un attimino. Comunque vabbè, questo sembra non è brutto come gameplay, però poi ho messo la Metro Saga perché tanto per 9 euro, ragazzi. Credo che sia stata fatta in Ucraina, credo lo studio, potrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere ucraino lo studio che ha fatto Metro. Infatti negli ultimi anni hanno abbassato tantissimo i prezzi, posso immaginare il motivo, però comunque riescono a vendere bene. Per il resto Darksider 2 Definitive, io avevo già sto gioco, me l'hanno tolto dal Plus e devo riprendermelo. Jack's Trilogy, questi sono indeciso perché sono belli, ma non tutti, sono 2 su 3, sono bellissimi, sono bellissimi questi giochi. Qua ad esempio questa qua è Godzilla, praticamente Mecha Godzilla, vedi? È lui, Mecha Godzilla. E ci sono i tipo i cartoon, i Far West, sono belli, è tutto per gli amanti del cinema, dei cartoon, è molto bello. Dynasty Warrior, Shinkai sa quanto voglio prima o poi giocare Dynasty Warrior Origins, che fra l'altro hanno fatto un passaggio, un'evoluzione con questo gioco incredibile, anche a livello grafico. Mai visto un Dynasty Warrior con questa grafica qua? Pazzesco. E non è il solito Dynasty Warrior, anche se io amo i soliti Dynasty Warrior, li giocherei all'infinito. Poi abbiamo Forza Horizon 5, anche se attendo tanto il 6 perché il 6 sarà in Giappone. E questo è Mexico! Anche se io non voglio giocare online e sono scarso nei giochi di guida, però. Cazzo fatiche. Sono scarso, lo ammetto. Però vedi una bella Mitsubishi, non ti vedo di usarla. Fare casino. Una bella Mitsubishi. C-A-S-I? No! Cosa, Leonardo? La faccio! Cosa, Leonardo? Mi dispiace, lo faccio. Il Bronco. E poi c'è anche Ma scusa, ma giocarti invece il videogioco della Paris-Dakar no? Nine! No, a parte che non c'è neanche qua, ma no. C'è. Io fra poco lo porto. Vabbè, ma non sulla Play, non voglio giocare da PC, anzi devo pure portarlo c'è anche sulla Play, hanno fatto una versione... Sì. Jack mi elogio ogni light route del scroll, purtroppo oggi non se ne vede molto. Comunque, Kingdom Hearts 3 perché devo continuare la saga, vabbè, per il resto non è un gioco così apprezzato, ma no, non è neanche disprezzato. E poi Metal Gear Solid Master Collection, perché secondo me... A proposito di Metal Gear Solid, io ne ho di Metal Gear Solid per Play 3. Certo, gioco. Io alla Play 2 non me ne faccio nulla. La boia. Come dire, non manda a me che c'ho la PS3. Era un Ghost Gate. Esatto. E va a fa un brodo ora. Va a fa brodo, capito? Va a fa brodo. Grazie Grazie Andy, un abbraccio a te, grazie Andy. Grazie, sì, con piacere, con molto piacere Andy. Vabbè, vedere che ho sbloccato Cittadella. La conferma del casino, non ho mai capito. Finita questa posso tornare alla Cittadella, che bello! Per la gioia di Cometino andiamo alla Cittadella. Ma io stavo dicendo, come me non è arrivata la conferma del casino, della boss. Ma è partita veramente, è partita. Aspetta, vuoi vedere che qualche parola censurata? No, a posto, c'è tutto normale, non so cosa è successo. Onestamente non so cosa è successo. Vabbè, ma io Xinkai apprezzo i suoi gusti nei videogiochi, apprezzo tantissimo i gusti dei videogiochi Xinkai perché dice completo. Poi so che un giorno io e Xinkai riusciremo a farci Resident Evil 6 e lì non ce ne sarà più per nessuno, finalmente riuscirò a finire Resident Evil 6 che è un obiettivo di vita, visto che io giocavo con un ragazzo e questo qua è stato lui a propormi, dai, giochiamolo insieme, dai. E allora ho detto sì, e a un certo punto dopo le prime missioni ha iniziato: no, basta, mi sta distruggendo l'anima, non posso, è brutto, è terribile, ho gli incubi la notte, quanto sia brutto sto gioco.
era terribile, non ce la faceva più, poverino, non ce la faceva più. E lo posso capire, perché è vero, non è un Resident Evil, però non è così terribile, è noioso, ma non è così terribile, Cioè, infatti vi dico, ragazzi, seguitemi che vi porto un gioco noioso, io sono onesto, però, lo dico, il gioco è noioso, però ci siamo noi, voglio dire, massimo ci intratteniamo facendo fare a Cometino gli Hula Hoop, in giro con gli Hula Hoop. Ma vaffa. Perché no? Perché no? Cosa c'è contro gli Hula Hoop? Ti hanno fatto del male a qualcuno, no? Perché odi gli Hula Hoop? Ma non le sto odiando. Ah, meno male, perché poverini gli Hula Hoop non ti hanno fatto niente di male. Non sono malvagi, ok, Hula Hoop. Assolutamente sì, ho promesso di fare insieme a te finché... Ma lo so, Xinke, ma lo so benissimo. Che poi ripeto, avevo fatto vedere, voi non lo sapete, l'avevo raccontato a Xinke in privato, una mia amica, lei mi aveva chiesto una domanda molto esistenziale da non esperta di videogiochi, perché dalle sue parti diciamo che non si parla tanto di videogiochi, si gioca, chi li conosce li gioca, ma non è comunque qualcosa che se ne parla tantissimo onestamente dove abita lei, non voglio dire posto, e praticamente mi ha chiesto, ma le ragazze anche loro giocano ai videogiochi? Certo che giocano ai videogiochi, ho un'amica che è una grandissima appassionata. Un attimino che voglio fare fuori però. Pilota, l'ho fatto fuori? No? Sta lì. Sì! Ho fatto fuori pilota. Ah, te la svuoto, dovrebbe sbloccarmi il trofeo. Dovrebbe sbloccarmi un trofeo. Ho tolto il pilota? Sì! Furto di mezzi, un trofeo fra i più rari del gioco. Bene, questo qua era tosto. E poi il prossimo è nella fessura, bisogna infilarlo nella fessura. Cioè, hanno questo scudo. C'è già a te, pronto. Cioè, hanno questo scudo, tu devi colpirli in quella piccola striscia. Hai fatto un bellissimo gesto quella volta. Quindi in pratica l'ho fatto vedere Xink, ha detto io voglio farti vedere una giocatrice seria, con grande passione, ti faccio vedere Xink, ma comunque è pieno, non è che c'è solo lei, è proprio, ce ne sono tantissimi di giocatrici, per fortuna. Alcune sono anche mie amiche, altre non le conosco, ma comunque è pieno, però ti faccio vedere lei, e lei si è seguita un paio di video, anche più di un paio, ha detto ma che bello, ma poi ci mette proprio passione, perché lei aveva paura, vedendo Instagram di solito non tende a sponsorizzare chi porta contenuti, tende a sponsorizzare spesso su Instagram chi è molto appariscente, diciamola così. Va bene Leonardo, prenditi il tempo che serve. E Instagram purtroppo è così, ti sponsorizza più l'aspetto ai contenuti, e invece noi abbiamo fatto vedere i contenuti, una persona che punta sui contenuti, anch'io punto sui contenuti, anch'io non punto sull'aspetto, ma minimamente proprio non ho nulla di aspetto da puntare, anzi c'è contenuto, però spero di sì, e c'è tanto da fare, qua. Ovviamente il grande contenuto, avere Cometino che ti spamma il qua sul disco, quello è un grande contenuto. A dirti la verità, io ti ho tirato 4-5 papere prima, e adesso ti ho tirato il Carmelo. Ma stavolta era scelta, scaricare gol. Ci credo. Vabbè, ma non importa chi l'ha fatto. Ok. Manca solo quel casinista del tuo amico verde. Oh, lui no, ancora no. Basta. È già fatto, si è già partito sia party che casino qui. Ma se hai visto il gol di Cristiano Ronaldo in rovesciata? No, non l'ho visto, ma li ho già visti altri suoi gol in rovesciata, bravo. Ma tu sei il nostro samurai, c'è pure il cartone di Samurai Jack. È vero, Samurai Jack, è vero. Sì, magari anche Power Ranger Samurai si incarica. Sì. Ma io un giorno devo farmelo un elmo. Perché? Perché un elmo da samurai. Dico domo arigato Mister Roboto, domo arigato Mister Roboto. Dico, cos'è? Una canzone anni 70. Canzone anni 70. Perché? Jack, te sei morto Victus. Non voglio che muore Victus, io voglio troppo bene quel personaggio, mi tiene compagnia, ci scalda la Normandy. Che stavo mangiando? Scalda la Normandy. Che cavolo ti stai mangiando tu, discreito? Comettino, Jack da Power Ranger non ce lo vedrà, no, infatti. Ma è una pillata mi stringe. Bloccato nello spandex. Era già Non ce la farei proprio. Non ce la farei proprio, tutto tillato così. Non sembra a me. Cazzo. Cometino invece, lui ha detto che per farci festeggiare per Natale, lui... Non bestemmie, No, niente parolacce. Non dire parolacce.
Non dire parolacce. Tosh, Ah, non perché- disturbi che c'è come che c'è Ma chiudile silenzio la di chi porta, sta ma chiudile la lavorando. porta, chiudila fuori, ti chiudi a chiave. È inutile che dai sempre colpa a me per i biscotti lì, che li ho già trovati i mezzi. Mezzo sacchetto. È stato il fantasma, non è come Porca Tino. puttana. Allora, Caterina, non è stato come Tino a mangiare i tuoi biscotti, ok? È stato il fantasma nell'armadio il come Tino, non è lui, è innocente. È un fantasma che si mangia i non si biscotti. sente. Ho capito, ma io sto dicendo, ma non è stato. Io ci credo, come Tino è innocente come Tino. Lo è vero che lo accusiamo di tutto, di tutte le cose peggiori, crimini peggiori, ma come Tino è innocente, è il fantasma che gli mangia le cose, non lui. La guerra richiede sacrifici, e dice, vabbè, chi se ne frega, è morto, ciao. E così, è morto, succede. È bella sta frase, morto, succede, capita. No, ma Non mi interessa della politica, grande Stiamo commentando di tutto, sì, lo siamo anche di crimini di guerra, mentre che c'è. No, per quelli non volevo esagerare. Al massimo, che ne so. Joker said the Krogan are Krogan sta recuperando la bomba. They moved in, won't allow Turians to send in recovery crews. Ah, bene, usalo. Understandable. Sentiamolo. The situation is fragile at the moment. Quando parla? With Rex and the Primarch aboard the Normandy. È morto, You've got a signore, è situation morto, il brewing. cellulare We non don't have a parte solid più alliance perché si è between those two spento, yet. la batteria è zero. E ora è il momento dove avviso che sul canale del caro amico Moreno è uscita la mia intervista, insomma, una chiacchierata, non voglio chiamare intervista, non è intervista, non è intervistiamo Max, e parliamo con Max, dove abbiamo parlato un po' di tutto, musica, canale, YouTube, tendenze, cose varie, una chiacchierata, solo una chiacchierata. Cosa? Una cosa. Vi ricordo che il signor c'è che si sta rifiutando di venire in live da me. No, voglio venire, se mi chiami una volta che siamo io e te, va bene, vengo. Ma perché non devo venire? Ma certo che vengo. Te l'ho detto che vengo. Allora, ma non a gruppo, io gruppo, le cose di gruppo non le amo, però se una volta hai bisogno di un argomento, te lo propongo io. Se una volta hai bisogno di un argomento, io vengo sul tuo canale, con la collaborazione, perché no? Assolutamente. No, ma era di più ora quando era forse la prossima settimana. Tu sai che il venerdì sera, a parte sto venerdì. No, il martedì pensiamo di farlo il martedì. Ah, non lo sapevo, ti spiego. Venerdì è successo finimondo, ho sbagliato e dovevo far partire la registrazione in privata su StreamYard. Ho premuto pubblica e mi vedo come Tino che mi scrive in chat 30 messaggi. Ma che cavolo è successo? Ma siamo in privata, come può esserci gente? Sempre colpa di Comedino, non è colpa sua, è colpa mia, in realtà è colpa del programma perché ti metti 3000 pubblicità. Io vi stavo scrivendo su Elisir, non infatti poi ti abbiamo salutato, non so quando l'avrei visto, ma non eravamo in diretta. Non vedo alcun feedback. Lo so, non dovevamo essere in diretta, doveva essere privata, però è partita la pubblica per qualche ragione. E tu premi privata e vai in pubblica, sto programma. Ti dice, però se non vuoi che succedano queste cose, prendi la Pro, che la Pro, cavolo, spendere 60 euro al mese. Comunque sia, morale della storia, siamo andati in pubblica, è successo sto casino, poi l'ho dovuto sistemare, cose varie. Siamo in diretta, gli avrete nel panico. No, ci sentono tutti. No, non è vero, ci siamo fatti 4 risate, abbiamo salutato te, niente. È stato un macello, non è un macello, è un mamma mia, macello. Non è un macello. È stato un errore non fidarmi di lei. Oh, finalmente. Ah, ma no, ma allora chi se ne frega di Victus? A noi ci interessava il Primarch è sempre ancora con noi, possiamo grattare il ma mento. poi un'altra cosa, ora te lo dico. Ma come dire, non è mai nemmeno passato nelle mie live perché vabbè, Carmelo, non è che posso stare sempre in una diretta, ho anche altri da moderare. Esatto, tipo Mark, altri. Ma ti devi fare il lavoro, ma non puoi pretendere che la gente ci sia. Se è una mia libera scelta, posso anche venire anche a trovare. Esatto. Cioè, sono anche vari streamer che non vado a trovare. Sì, ma potessi passare qualche se sei sulla piattaforma viola, ma live. Dimmelo il nome del tuo canale su Discord, mandami il link del tuo canale su Discord, non si sa mai. Ma non siamo su Discord a fare le live. No, Discord, su Twitch, la piattaforma viola. Non volevo dire ma ce l'hai qua in questo canale qui, Max, c'è il link di Carmelo.
in questo canale. Gliel'ho mandato magari a Comitino e dice che non che non si vede niente. Cosa? Dice che non si vede niente? Perché non si vede niente? Fammi vedere. Aspetta, cioè. Io vedo i cavalli adesso, vedo i cavalli. Quell'atto vede i cavalli. Ma io i cavalli, link a Twitch, non ne vedo, porco can. Vedo. Guarda dove t'ho taggato. Ma hai mandato. Ah, su Telegram, grazie. Ah, ma io ho Telegram. No, su Telegram, qui su Discord, in questo canale vocale dove siamo noi tre. Ma io non guardo mai il canale vocale. Ma quando mai? Io non ti dico che ho problemi per aprire il canale vocale. Ma figurati se conoscevo. E infatti, rullo i tamburi, non ero iscritto, è ovvio. Come facevo a sapere che c'eri che non ero iscritto? Sì, come dire, lui dice sempre così, ma poi guarda, vai a vedere, ti non sentirai che sono iscritto. Ma io non posso vedere una persona che se non c'è. Ma che poi tutte le altre volte io che continuavo a cercare Carmelo su Twitch non sono mai riuscito a trovarlo. Appunto. Mi è venuto l'idea di chiederglielo venerdì mi stai facendo la cazzo. Mio figlio è morto con onore, contento. Poi è morto il figlio, è morto con onore, tutto a posto, siamo tutti felici. Ora mi è spuntato Jack Leone, ora ti segue su è la verità. Canale Viola, non possiamo dire il nome. Vabbè, l'abbiamo già detto 30 volte, faccio finta di non averlo detto, sì. Ma io se non lo sapevo, non ti trovo, non ti posso vedere che tu sei in diretta se non sapevo come ti chiami. Io ho detto, vabbè, non c'è nessuno in diretta. Io venerdì, quando ho finito, con tutta la mia buona volontà, sono andato su Discord, cioè su quella piattaforma Viola, non Discord. Sono andato su quella piattaforma e ho guardato se c'era qualcuno che conoscevo in live. Al momento non c'era ancora nessuno, poi c'era la Caraxicre, sono stato passato tempo con lei. Ho visto che c'era lei, sono andato da lei. Ma dopo, adesso ti dico, se magari qualche sera. Non me l'aspettavo sta cosa. Che ti tenevi in check tutto per te avvelenato. Bravo. Vorrei vedere, io sono un regular, Ma che poi ti avevo chiesto qualche sera se venivi magari da me che facevo PES e mi dai quel consiglio. Sì, ma io anche a te non ti ho mai beccato on live, è quello il problema, non ti ho mai beccato neanche a te. Quando sono connesso io. Lo sapete, è vero che io devo dirlo, non sono fatti privati, però lo devo dire, io non sono al PC dalle ore 20 alle ore 21:30, quell'ora lì sono KO assoluto, anzi prima dalle 19:40. Ma io sono in diretta dopo intorno alle 10 circa. Intorno alle 10 potrei anche trovarti, se scopro il giorno che ci sei, certo che passo, e sono al PC, se non si muore di freddo, con piacere. Io il venerdì sempre alle 9:15 io ci sono. E ora c'ho il tuo canale, che problema c'è? E ora c'ho il tuo canale. Ma poi io posso dire, parlando sempre di PES, io ho continuato a criticare PES, ma io mi devo abbassare a parlare sti qua, perché per esempio dicono può crossare, ma che cacchio vuol dire può crossare? Non ho ben capito. Può passare la palla alta e fare un cross. No, ma sento dire può crossare. Sì, può crossare, è giusto, è corretto. In italiano. Crossare, fare un cross. In italiano non puoi mica dire puoi incrociarla, cioè. Crossare. Non so che cacchio voglia dire. Non so se sanno parlare o no, sti qua. È giusto, è corretto, ragazzi, è terminologia calcistica, può crossare. Cioè, passa la palla con un cross, di solito alto, ovvero gliela passa, ne giuro male, deve fare un cross, giustissimo. Crossare, sì, è italiano, ormai è termine, è gergo calcistico, il calcio è nato in Inghilterra, ragazzi, non è un segreto. È nato in Inghilterra e ormai tutta tematica inglese. Buffa, vediamo se trovo qualche gioco per fare concorrenza a Comitino. Ce n'è uno, però non so se può partire. Per fare concorrenza come Tino devi farti buon vino simulator, perché è l'unico modo. Sì, allora via fare anche tu Farming Simulator nella mia partita. Immaginati un simulatore di vineria, sarebbe interessante, che ne pensi? Hai la tua vineria, devi distillare, devi produrre. Non è un problema. Sarebbe un bel gioco, ragazzi. Everything okay in the med bay? Comunque, vabbè, venerdì comunque ho fatto sta cavolata, anche perché arrivo l'ultimo giorno della settimana, dopo, sempre in salute, come sempre non eccellente, con mal di testa e tutto, e faccio sta boiata clamorosa ancora una volta, sempre sta boiata assurda, di far partire la diretta pubblica e non privata. Spero che dentro la c'è il surriscaldamento. Ho le mani che sono prese. Ah, guarda, anch'io, ma io ci ho acceso questo. Guarda, vedi il gatto, è vicino al termosifone, è furbo.
Ciao Leonardo, bentornato. Siamo ancora alla Normandy. Andiamo alla cittadella. Ma prima sto cercando i miei compagni per chiacchierare. Sento come tiro che viene menato da sua sorella. Perché... Vabbè, sua sorella lo solleva, lancia contro il soffitto. È normale, è normale. Prova di forza. It will work, Rex. We just need to finish building. Ma guarda, Liara ha cambiato posto. Although I'd be interested to learn how. Vediamo se si può mandare avanti I have l'amicizia. time if you'd like to talk. Possiamo parlare. Oh, finalmente posso parlare con Liara. What's on your mind? How long it took the Reapers to Va- eradicate va- the Protheans, and how long they'll need Facciamo una cosa. Facciamo una cosa, aspetta, lo It took muto un them centuries attimo. to conquer the Protheans. Proprio che parte We're qualche not parola quite brutta so da lui. widespread, but Come si muta? it would still Silenzio. take at least 100 years. Ok. Sai, prima che mi becco qualche It's parola selfish, brutta but brutta. Jack, I keep thinking that Dentro una... if Tanto we- è il moderatore. I'm only 109 Segui- shepherds. ma te stava a menare, stava a fare. Sì, ho sentito che... Succede. Beh, certo. Accusato ingiustamente. Vediamo cosa dice. Solo. Allora, io con i miei compagni faccio sempre le scelte buone e positive, perché io con loro voglio il massimo amicizia, amicizia. Liara è una persona... Elettra, vieni. Elettra, vieni. No, scusami, ha appena aperto la porta e ora sta qua con me. Dai, vieni. Ecco lì. Ah. Voglia, che fatica. La guerra non è finita, esatto. Don't drive yourself Eccola qua, è crazy, arrivata, Liara. We're still Vista in che the bella. fight. Only because you're still driving it forward. We finally have other leaders on our side, but none will take us as far as you can. Parlavo di spazio personale e questo qui si butta lì davanti a te, che un po' ti Think si of the siede sulle people I care gambe. about. Un po' calma, Liara, calma, Liara. I'm glad I'm among them. I hope. Of course you are. Of course, I Liara. feel better Mi already. sento già meglio. Thank you for Ma poi coming. Alenco, io volevo Why don't we recuperarlo, do mi è it? sparito Alenco. Cavolo, è un personaggio che voglio reclutare. Liara mi ha sbloccato deformazione. Jack, Malengo, Dean Malengo. No, magari fosse lui. Quindi non posso parlare di I'm più. helping decode some of the Crucible Speravo di designs. fare più I'm amicizia, trying di to. parlare un po', sai, Theoretical chiacchierare, nel particle senso, physics based on specialized base 12 mathematics aren't exactly my special. terminale. We're cobbling Mezza together knowledge quasi from ora. disciplines that take lifetimes to master. I'd trade my Facciamo last 100 scudi. years to resurrect even Tra one Tra Prothean 30 scientist minuti to help us. dovresti staccare. Lo so. Sto cercando di andare più veloce che posso, perché abbiamo tante cose da fare. Questo è un gioco ricchissimo il 3 è veramente lungo. Io procede ancora più lento del 2. I heard what happened. Però, Abbandonando Franco Metino al suo bambino. beh, certo, si farà il bagnetto nel vino. Fammi vedere se si è sistemata la situazione. Lo smuto, poverino, perché... Cometino, Ma c'è. se ci sei batti un colpo. Cometino. Come? Che c'è? Niente, volevo sapere se è risolto. Sentivo che litigavi, che venivi menato. Ma vacca boia, ma Chiaro. se siete sordi entrambi, ho detto che era una clip di sottofondo, era una clip. Ah. Sembrava di più che te stava bene che tu Sembrava Guarda tu, che diceva Carmelo. per favore non picchiarmi sorellina, ti prego. Eve ready for Ma dovresti traffic capire to che clip era, Max. Dovresti capire che clip era. Continuing to study. No, perché non sentivo nessuna voce, io sentivo solo qualcuno che menava qualcuno. Ma in poche parole c'erano due che è sempre lo stesso youtuber che dice sa finito che di venire da lui o da lei It's my pleasure. che lo menava perché illuminava nel senso perché gli ha distrutto del basilico con il robotino tagliaerba Ah, ok. e a quel punto ha detto vieni qua che te pesto che vuole fare la pasta al pesto con lui. La pasta al Nel senso pesto. voleva ammazzarlo con No, bastone. non si può dire quella parola. Diciamo, estinguerlo come si estingue il fuoco, no? Dobbiamo dire così, non si può dire quella parola. Ma perché adesso passa al pesto e diventa... No, pasta al pesto si può dire. Là, l'ultima E che come ti ha detto passa al pesto? Pasta al pesto, poi ha detto vuole mamma mia, Marcello, no, quella non si può dire. Quella con l'amma non si può dire. Però le altre sì, pasta al pesto si può dire. Tranquillo. La pasta con la mollica, che... Ma sì che puoi. Se guarda te magari off camera Max. Sì, vabbè, tu manda roba, ma tu manda pure, tranquillo, tanto io. Che sembra, è vero che sono sempre impegnato, però ogni tanto anch'io nei tempi liberi, tipo ad esempio ho preparato uno short che sarà assurdo, vi aspettate che succeda una cosa brutta su The Last of Us e invece cavalli muscolari. Cavalli muscolari.
È molto meglio cavalli muscolari di cose brutte, assolutamente. No, ma è vero, quando fu tempo fa check, gli ho mandato un audio a Comitino di un suo auto che lui aveva fatto in reverso, io l'ho rimesso giusto e sto audio diceva mi ha rotto il male, sto fuori ai maroni, quindi io ci ho mandato a come dire, Indo ancora è convinto che diceva fuori dai maroni, invece è fuori ai maroni. Indo ancora è convinto che dice fuori dai maroni, invece è fuori ai maroni. Ho capito, sì. Ma perché non ho più... Tanto non mi può rispondere. Niente. Perché non mi sente. Vabbè. Sono impegnato, una persona impegnata lui. Certo, James deve stare attento. Quindi James non posso... Perché non vogliono più parlare con me sti compagni? Sono stufati qua. Dicono frasi così, vabbè. Me ne vado alla cittadella, guarda, faccio la soluzione migliore che si può fare. Me ne vado alla cittadella e dico basta, mi fanno fare le mie cose, la mia vita, per spassarmi alla cittadella. Diventi una ballerina. No, a ballare no, però vado a divertirmi alla cittadella. Una ballerina della danza del vento. Dai che faccio vedere. Comentino, perché non fai una danza del ventre come prossima live su TikTok? Ma brodo. TikTok, vai lì col ventre. Ma perché allora ti sfido su Just Dance io io non ho il gioco, come faccio a sfidarti? Io non ho il gioco, come faccio? Ma poi io se faccio una bella mossa, prac, con questo collo mezzo andato. Ti voglio vedere te ballare Rasputin dei Bonnie M. Io ti so solo fare la Macarena, che quella posso star fermo. La Macarena, cacchio, c'entra Macarena. La Macarena lo fa, il massimo che posso farti è la Macarena. Poi ovvio che tu ti fai come Jean-Claude Van Damme che spalanca le gambe da una parte all'altra. La capriola, due capriola, una coscia sola. Ho già paura di questa canzone. No, è che era la canzone in napoletano che è perfetta per il coso della Macarena. Macarena. Andiamo alle ambasciate. Io non so dove devo andare, ma proprio per questo mi piace, perché io vado a caso. Ho detto, qualcuno potrebbe avere bisogno di questa tecnologia. Andiamo dagli ambasciatori. Magari gli ambasciatori li potenziamo un po'. Questo qui chi è? Dominic Osoba. Ha trovato il mio figlio. Dominic Toretto. Magari, no, sarebbe il top assoluto. Chi è questo? Cos'è questa roba? Ma che è sto qua? Ma quello là? Zimandis. Guarda Dio. Dai, non questionare. È stato catturato. È malvagissimo. Ma perché aiuta i razziatori sto qua? Oh, non ci credo. Quelli che... Sono quelli che propagano quella religione strana, questi del gioco. Ma nessuno si accorge che c'è una tizia invisibile accanto alla cosa, no? Beh, sarà Vina, non è invisibile, non è un'intelligenza. Sì, è vero. No, è vero, è proprio invisibile. Ma questi erano quelli che nelle prime facevano tutti i figli dei fiori. Sì, invece sta aiutando i razziatori sto qua. Razza di mollusco. Kazumi, che ci fa Kazumi? Hai visto Kazumi? Ma questi non ne scelgono nessuno come specie prediletta. Facciamo tutti, ci distruggono l'intero mondo. Infatti. Ma non puoi dargli un bel calcio, lo dico io. Fate la rotta, fate un'insalata di porco, così che come ecco, infatti, al forno, un po' di insalata. No, al forno no, insalata un pochettino. Insalata, sì, insalata, bello condito con l'aglio. Delizioso. No, che succede qua? No. Ma che c'è Kazumi? Ma non capisco niente di quello che succede. Non capisco più nulla di quello che succede. C'è gente che picchia gente, spara gente senza una logica. Ma cosa ho appena visto? Cioè, ma non si capisce nulla. Niente. Nulla.
C'è un po' su tutti i morti. Ma sta un dimoscuro in cui dice qui non si riesce a capire un Sì, cazzo? sì. Non si riesce, si chiama. She helped me take down the collectors, and she just gave her life to save the Hanar homeworld. Ma magari Xinkai, questa è la non si riesce a capire un cazzo! La ladra. E poi dico non dire parolacce, c'ho un sound con una parolaccia, vabbè, la parolacina è cavolicchio di Bruxelles, dai, ha detto quello, no? Mosconi. You can come out now. Non mi sembra Xingai. No, questa è Kazumi, questo qui è una ladra. No way you're recruiting me to fight in a galactic war. La The guerra Crucible galattica. project needs technical experts. Infatti, un I'm tecnico. not a scientist. Non sono scienziati. No, but you're No, the è una best weapon in ladra. the galaxy, and you can hack. Come every dire, computer noi to amiamo the le ladre. La ladra, They could use your fantastica. help. And think of it, all that expensive tech just lying Con around. attrezzature costose. La sta Nothing to shake convincendo. your pockets at the end of the project. You say the nicest things. Jack, per favore, non iniziare a fare Ma scusami, l'ha convinta con le tasche piene di oggetti preziosi. Lei ha capito che Sì, si può ma guadagnare non qualcosa, fa- può ma non arraffare roba. Kazumi Goto. non fare la mossa a Fandozzi. No, ha detto, è un positivo, non è un Recovered the obelisk you Ecco, mentioned. ho recuperato l'obelisco. It's waiting in Bay Oh, D mamma mia, let me go. Quando ti appare la risposta, gli dici, sei Kazumi di Dead or Alive. Non me lo lascia andare, non mi lascia. Io parlo con lei, se è sparita da qualche parte, però ci ha dato la risorsa. In sto gioco devi accumulare risorse, e queste risorse sono strategie per avere più speranze di sopravvivere all'attacco finale per salvare il pianeta Terra e l'intero universo. Perché se crolla la Terra, noi facciamo una brutta fine anche noi. E può succedere, potremmo anche morire in questo gioco, assolutamente. Il mio amico Ma gli diamo come tiro al mio amico è morta Shepard, al mio amico è morta la sua Shepard, guarda, Master, gli è morta, non ci poteva fare nulla. Ha perso un sacco di personaggi e Shepard ha fatto una brutta fine. Io non voglio fare una brutta fine a Shepard. That bad, huh? Things here are La getting situazione si tense. fa tesa. So many refugees scuttling about. Rifugiati. Rumors Ma sai la flying stessa about frase the che mi dici war. tutte le volte che ti People incontro. are walking around. Questo sembra veramente il eyeballing protagonista di each other. We Wolfenstein, can't keep guarda. up with the reports on suspicious behavior. It'll probably get worse before it gets better, Bailey. Sì, per il solito Yeah, diavolo. if it ever gets better. Non va mai meglio, non va mai bene, no. Tranquillo, andrà tutto male, è uno dei motti del canale, assolutamente andrà tutto male, siamo abituati. Udina, che ci racconta Udina? Ci racconta le sue avventure spassose. Ho molto da fare. Ma dai, non silenziarmi così, Udina, che avevamo tanto amici, mi hanno fatto tanto Io divertimento. ci sono nato, che cazzo gli frega Udina che mi sciusciona? Ma io gli voglio bene a Udina, è una brava persona, non è una brava persona, è un Mica, politico, una brava persona. politico insensibile, però Ha rotto le scatole. è una rottura di scatole, sì. Era Ancora male al meglio collo, che era meglio che si metteva in politica come Tino. Che c'aveva Come Tino lo slogan prometteva il sound della maschera Prometteva il verde bombino. per tutti. Maschera verde per tutti. Pensa a te, come Tino viene eletto per il discorso elettorale. È arrivato il Maschera momento verde. di fare casino. Maschera CASI. verde, check. No, mi dispiace, lo faccio. E le immagini. E tutte sulla Repubblica ci scrivono: come Tino Bonvino ha detto che è arrivato il momento di fare casino. Cosa avrà voluto dire? No, Ma voi che dico, cazzo di problemi avete? Io ti ci vedo, saresti un grande politico. lui prometteva buon vino e maschere verde. Ovviamente tutto diritto, lui si dovrebbe parlare per Mandate a 8 prendere ore al il giorno di di diritto, Barnevala, così vi parlare capite solo come di si diritto, deve. cioè diventare il più grande esperto al mondo di diritto. Questa è proprio la sua vita ideale, diritto, solo parlare di diritto, di money, di nero, tanta roba, e ovviamente essere generoso, risolve i problemi offrendo lui. Qualsiasi problema, qualunque cosa risolve, crisi, aziende che chiudono, ci mette su mettini i soldi e riaprono. Lo fa. Sarebbe veramente il politico perfetto come Tino. Veramente, non ho dubbi. Il motto come Tino Buonvino diventerebbe uno dei inni italiani, il nuovo inno italiano, come Tino Buonvino. Sarebbe come Tino Buonvino. E vinceremo! Sì, no, quello no, quello è un motto che vorrei evitare. Ecco qua. Però Welcome to the
No, niente, non ci sono personaggi nuovi con cui... comunque sono un po' amareggiato che qui non trovo nulla che può mandarmi avanti le mie storie. Ne avrei bisogno, ragazzi, ne avrei bisogno di andare avanti. Ma Miranda mi ha mollato lì. Ha detto, ah sì, che bello, io ero contento, sono recluto Miranda. Poi anche Kaiden mi è sparito, ma io Kaiden ho bisogno di Kaiden, cavolo. Cioè Kaiden è una leggenda. Ovvio che lo voglio nella mia squadra. Cioè, sono solo 4 compagni, cioè, sono messo malissimo, capite che sono messo malissimo. Non puoi vincere una guerra con 4 compagni, cioè. Non puoi. È assolutamente impossibile. Una carpa, prendo una carpa. Sono venuto qua e mi compro una carpa. Le cose da cavaliere, che belle. Sangue di drago, Knight, cavaliere pazzesco. Belle. Queste mi piacciono tantissimo. Thank you for shopping. Ho preso un'altra carpa perché abbiamo l'acquario. Lo riempiamo un po' di roba bella. Il nostro acquario. La razza c'è della Cerberus. Così vediamo. Ecco, finanziamo Cerberus, vedi? I nostri nemici, li finanziamo noi. No, c'è. Tutte le cose cavaliere. Ma le cose da cavaliere sono proprio belle. La tentazione c'è, il problema è che adesso non c'ho soldi. Però questa qui da cavaliere, ragazzi. Sono tentato, no, devo tenermeli. La prenderò più avanti. Dai, tanto la cittadella non scappa. Andiamo all'ospedale, magari stavolta mi spunta questo caro amico. Perché sono saltato 1000 volte all'ospedale. Ti sputa qualcosa in un occhio nemmeno. No, non sputa, spunta, con la N di spunta, di nachos. Ti sputa qualcuno in un occhio. Vediamo se c'è... c'è sempre Tain, che è sempre messo malissimo di salute, ma... C'è come Tino che scarica il buon vino della... Mi manca Tain. Cavolo, Tain era un bel compagno di squadra, Tain. Pensa che mentre mi facevi vedere i giochi mi hanno chiamato per lavoro, mi tocca tornare indietro. Ah beh, a lavoro, torno di nuovo a lavorare a quest'ora, che è successo un casino allora. Che rottura. No, ma ti fanno tornare indietro a lavorare. Un'altra volta, cioè. Cavolo, sei a casa tua. A me è successo una volta di sabato mattina, devi venire. No, mi sono appena svegliato di sabato mattina, erano le 8. Oggi c'è un'emergenza. Jack, una volta a me è successo che mi trovavo fuori casa per una cosa, mi telefonarono e disse che non posso venire perché sto fuori casa che sto facendo una cosa. Cavolo, l'indomani mattina me lo rinfacciarono tutti. Sì, non si può mai dire di no. È vero, non puoi mai dire di no. Non puoi dire di no, ti chiamano. Lo so, è così in Italia. Ed infatti quando fece le vacanze, ai tempi, che sono andato a paese di mia mamma, per tutte e 2 le settimane a continuare a telefonarmi per farmi tornare prima a casa, cioè ma personalmente. Sì, lo so, in Italia è quasi che schifo, sei ancora in vacanza, sono passati 3 giorni, vergogna. Che schifo, ancora in vacanza, ma come si fa a stare in vacanza più di un giorno? Cioè, ci sono sabato e la domenica. Però quelli che si vanno a fare quasi un mese vabbè, i capi vanno con lo yacht, i capi vanno sempre con lo yacht, è una cosa tipica. Però ce lo fanno gli altri, che schifo, ma che roba è? No, ma poi anche il fatto quando, ad esempio, gli altri si vanno a fare le vacanze un poco di più. Ma lasciagliela godere la vacanza una persona, ma lascialo stare, prendegli un po' di fiato, ma non un po' di pescato. Si sta così bene, per esempio se c'è il mare di mezzo si sta pure bene. Non c'è proprio... l'ultima cosa che vuoi pensare è l'ambiente lavorativo, quando sei lì, che stai pensando alle tue cose, stai rilassando un po', basta. Vediamo se trovo qualcuno. No, qua no, onestamente no. Allora alla cittadella ci sono venuto quasi... No, non dico per niente perché qualcosina abbiamo fatto, Qualcosina, proprio poco. Dovrei tornare da Aria perché Aria c'aveva delle missioni per noi, le abbiamo completate, quindi insomma, tutto sommato non è male. Come ha fatto la NASA a essere così deficiente da ammettere di aver cancellato i filmati originali dell'Apollo 11? Ma come li ha cancellati? Sì.
Ma perché? Vabbè, tanto li recuperano da parti extra, perché adesso... Ma quando vai? Ma poi ci sarà gente che penseranno, ciao Leonardo, e penseranno cospirazione perché vogliono nasconderci. No ragazzi, è Apollo 11. Non è che sono filmati nuovi, li abbiamo già visti tutti, non è, c'è poco da nascondere ragazzi, li abbiamo visti tutti quei filmati, cioè c'è poco da nascondere ragazzi, non è roba che non abbiamo mai visto nell'Apollo 11. L'Apollo 11 l'abbiamo visto tutti, io non ero nato, tu neanche, penso qui dentro nessuno era già... Oh, Kelly Chambers? Kelly Chambers? Shepard. Vorrei tanto abbracciarti, sì, ti prego. Un piacere. Guarda. Bacio. Guarda. Sono baciano, si baciano pieno. Che bello, si vogliono tanto bene loro due. Hai lasciato Cerberus. You're not with Cerberus anymore. Working with you opened my eyes, got me thinking. I looked closely at what Cerberus had done. In good conscience, infatti. I couldn't stay with Ha him. ragionato, le ho aperto gli occhi. Vieni con me, dai. Abbiamo bisogno di Come lei. back to the Normandy. Vieni. Please believe me. Vieni con me. È adorabile Kelly Chambers. Noi abbiamo avuto una specie di mini flirt in Mass Effect 2. Non era una relazione seria, era solo un flirt. Solo un normalissimo flirt. Molto innocente, fra l'altro. Vedo Joker che scappa, la mano giri e mi tira indietro. Già, lei è stata catturata, però l'abbiamo salvato la vita. Mi sono divertito anch'io, Leonardo. Domani ti diverti ancora di più, perché domani dalle 16:30 c'è Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV è un'emozione pura, veramente. Final Fantasy XIV domani ci ridiamo, scherziamo e facciamo un grande gameplay. Domani abbiamo un impero che colpisce ancora, veramente. Sono fortissimo. E non citiamo Star Wars. Io cito sempre. Io cito anche nel mio romanzo, c'è un sacco di citazioni nei titoli dei capitoli, tipo un capitolo si chiama La Nuova Speranza. Ma lei è buona, è una psicologa, lei è buonissima. Hanno bisogno di Notizia quella che ci voleva fare, che ci voleva far scattare nel 2 sul coso, sul... No, questa no. No, quella là era un'altra. Guarda, dico, appunto, cambia identità. Cavolo, dico occupi dei rifugiati. Dai. Non le posso dire cambia identità. Dai, poverina. Thank you, Shepard. I will. Non la rifiuteremo la sua identità. Per me è un sollievo. Oh, and your fish. Ma comunque sono belli sti capelli così, sono molto old school, mi piacciono. Comunque meglio i capelli che i vestiti che hanno i personaggi in sto gioco, che sono veramente delle robe. Ma dove escono questi vestiti? A parte la mia felpa, che questa è sempre bella, ma gli altri sono veramente vestiti, sto retrofuturismo, non lo so, non funziona. Cioè, secondo me non funziona, non penso che la gente un giorno indosserà ste tute così, in giro. Non riesco proprio... Cioè, mi sembra troppo assurdo. Quali? Ma quelle che hanno tutti i personaggi di sto gioco, delle tute strane, a parte i soldati che, vabbè, è ovvio che hanno le tute da soldato, ma la gente che veste delle robe, ma veramente brutti come vestiti. Vabbè, conta che non saranno gli umani, ma saranno ad esempio gli androidi, i robot ad indossarli. Ma i robot sì, ma le persone o le altre specie non penso che ti vesti così male. Vabbè, anche è vero che quando... I cagnolini, i cosi chihuahua non li vestono come se fossero dei bambini, quindi. Vabbè, appunto, ma se già vesti un cane lo vesti bene, è ovvio che si pensa ad altre cose, non a queste cose qua. Lo stesso taglio, entrambi biondi, entrambi con gli stessi occhi azzurri. Lei psicologa, io psicopatica. Beh, la psicologa psicopatica c'è solo qualche lettera di differenza, dai, va bene così. Siamo uguali. Certo. Dico, poi abbiamo commentino che leva i... Con la musica qua perché secondo me c'è copyright. Deve dare le papere di salvataggio come i San Bernardo. Sì, vabbè, come Tino è una leggenda. Come Tino, San Bernardo lì a destra come Pokémon dice ehi. Lui a destra le cose, le papere deve dare come i San Bernardo. Sì. Sì. Con quella... Ma perché lui vuole, in realtà lui vuole far vedere, lui vuole fare un TikTok, vuole fare un video su TikTok, fa vedere che lui cammina sull'acqua, ma in realtà è sulle papere sotto che lo Ma che tirano su.
stai vedi dicendo? un famoso, cioè, vedi il cometino vestito con veste bianca che cammina sull'acqua e tu dico che bello e non è photoshoppato. In realtà ci sono le papere sotto aspetta, ci sono le papere sotto che ti tirano su, cioè la spiegazione c'è ma non si vede, ci sono le papere. Che è successo? Che succede? Pronto? Le papere sott'acqua ma l'ombra di James non è normale quest'ombra, ma che ombra c'ha? Ma che ombra c'ha quest'uomo? C'ha un'ombra sia sotto che sopra. C'ha l'ombra sia sotto che sopra il tavolo, ma un uomo con 2 ombre, ma che cavolo, impressionante. Sì, che è il riflesso della luce. Ma non è il riflesso della luce, non vuole sto gioco che intanto si sballa, con tutto rispetto, non è che lo dico con negatività, anzi. Vediamo un po', c'è qualcos'altro da fare qua a parte ballare che non ballo? Mi informiamo signor Jack che fra 8 minuti sarà. Ma di già, ma io ho appena iniziato oggi, devo già andare via. Come appena iniziato a fare cosa? Le tue cazzate? Ma che cazzate, è roba seria, io sto facendo roba seria, come stai scherzando? Ma questa è roba da intenditori. Sentiamo. A parte stare fatta di quelle cazzate che non so neanche vere. Ma dai, ho detto solo roba seria stasera. Mi nota solo. An army that's willing to fight dirty. Eclipse, well worth the little song. Vabbè. Aria, pensavo che mi dicesse qualcosa di positivo. Ma niente, ho detto, ti ho dato un esempio, perché poi fai tutto per lei, alla fine noi lavoriamo. Mi dà fastidio che questa qui, una come Aria, meriterebbe di cadere dal potere, perché è chiaro che ha delle connessioni losche, si sente arrivata, intoccabile, e non possiamo toccarla, perché appunto è il potere che vince, è una cosa che non sopporto, il potere che vince. In realtà Jack, in quel momento gliele potevi toccare, però... No, che cosa toccare cosa? No, non voglio saperlo, non voglio sapere cosa intendi. Sarebbe stato bello se nella zona dove si parlava di dance anni 90, e non sta musica futuristica, esatto, pensa a una bella Eurodance. Mamma mia, c'era Molella, G. D'Agostino, Gabri Ponte, questo buono, l'avrei apprezzato. Allora... Xing, quello con le mod lo potessi fare. Figlio scomparso, ma aspetta, io sto sempre cercando, vedete che qui c'è, ma forse lo fa prima Kuchanka che è in Prime magari. Facciamo prima Kuchanka. Prossima volta, allora prossima io stacco da Discord. Cosa? Mi guardo dalla TV. Sì, ma io non è che rimango con stacco da Discord, mi guardo sulla TV. Sì. Che poi c'è stato un periodo, sì, che io non sono mai stato Tamaro, tu lo sai, però c'è un periodo che ascoltavo molta musica disco, ma mi piace, musicalmente mi piaceva, la Eurodance anni 2000 era veramente bella, devo dirlo. Non è questione di essere Tamari o meno, di essere fighetti, no, non è quello, proprio mi piaceva, musicalmente ha delle sonorità molto belle, molto allegre e soprattutto una ripetitività che non annoia. Io ad esempio non amo molto l'house, tipo David Guetta, che però lo trovo bravissimo. David Guetta, però non è quel tipo di musica che ascolto. Però devo dire, tutto sommato, tante belle cose. Aspetta, indaga sui ricognitori scomparsi. Facciamo questa e la volta dopo facciamo finalmente la cura sul pianeta Tuchanka, perché abbiamo bisogno di salvare la gente. Cura sul pianeta Tuchanka. Questa cliente non era una canzone, ci stava. Non c'è nulla da prendere? Nulla! Poi arrivano i nemici. Mamma mia. Quando mai non arrivano i nemici? Avamposto! No. Aiuto, cosa sono sti qua? È qua che devo andare. Perfetto. Allora. Indaga sui ricognitori scomparsi. No, niente, si vede che qua non c'è roba da recuperare. Va bene, andiamo. Indaga sui ricognitori scomparsi. Non mi dispiace fare queste missioni, onestamente. Ho letto Lukaku, invece Utuku. Ho letto Lukaku, ho pensato, c'è il pianeta di Lukaku. Te ne immagini? Mi rimangono solo 4 compagni, ma dove è finito Kaiden? Dove è finita Jack? Jack ha detto, poi ci vediamo. Anche Kaiden, no, sono pronto, torno in servizio. Sono spariti. Ma porco cane. I miei personaggi preferiti non li trovo. Allora ci pigliamo Ida e Liara, perché così posso fare trofei con le combinazioni. Tanto saranno quelle missioni abbastanza brevi, non ce la faccio farla oggi, la inizio. La prossima volta poi facciamo una missione più importante, Tuchanka finalmente. Tuchanka è il pianeta di Krogan, risolvere un problema che c'è da primo gioco. Inabilita i nemici organici più deboli per qualche istante o incrementa la velocità di ricarica. Va
bene. Onestamente, la velocità di ricarica mi serve troppo, onestamente. Perché devo fare dei trofei con questa cosa. Questa qua, anche lei. Siamo sovraccarico, facciamo incenerimento. Facciamo incenerimento, che mi serve qualcuno che incenerisce i nemici. Allarga l'impatto, perfetto. E poi c'è Liara. Posso mandare avanti di formazione, che non è una brutta cosa, nonostante il nome. Aumenta il danno e la durata, oppure... No, va bene questa qua. Siamo già a livello 38, stiamo viaggiando benissimo, però. Have you Scena. learned anything, Shepard? Our backup's waiting for us at the drop point. Vedo la scena, salvo, Commandos. e poi ci salutiamo. That's correct. They are an accomplished unit, made famous for their decisive action liberating a colony from Batarian pirates. Good to hear. Other than that, there's been no word from a team of Krogan scouts since they went through the Rachni relay. There are many reasons that communication with the scouts should be disrupted. No, sto vedendo la scena. But no C'è la scena, Rachni c'è la activity scena. has been reported. It's unlikely to be the Rachni. You ended all hope of them reestablishing. Hai ucciso la loro regina. Killed their last queen on Mass Nevaria. Effect 1. I remember. Just be ready for anything. Si è ricordata. La mia scelta pesante, ho estinto una specie, potevo lasciarla, ma non l'ho lasciata. Better get moving, Team 2. See anything? Let me know. E infatti non sono arachni questi. Grunt? Grant? Shepard. Che ci fa Grant? Shepard. Che bella notizia. What are you doing here? I could ask you the same question. Didn't those idiots lock you up? Gli ha tirato una pacca testa- che, sì, sì, che la sta facendo tantissimo. volare Ma giù. che bello vedere Grunt. The council while they prepare. Non me l'aspettavo di trovarlo qua. But the situation changed. Yeah, they got bigger problems, all right. That's why I'm out here running Arlac Company. Ah, ma non ho mai visto un Grunt così socievole, ma da quando? Ma da quando? Stava dentro una scatola questo. Cosa gli è successo, infatti? Sounds familiar, Grunt. How'd you go from being La new novellina o to your own comandante. command? Cosa è successo, Grunt? Cambiamento da così a così. When Rex put Arlac Company together, he needed a leader who represented the future of our species. Thanks to you, I completed my Già, rite gli of avevo fatto passage fare la on missione, il Tuchanka rito di and passaggio. became part of Clan Erdnut. Era un loro piano. I was an equal, and being the strongest, I was chosen to lead this honored company. I bet some didn't like a tank-bred Krogan being in Un charge. comandante Krogan I collected a artificiale. few scars earning my place here. Ora mi Mi rispetto. piacciono troppo i colori di cosa, I di don't want a Grunt, bunch è of trigger-happy bellissimo. hotheads disobeying orders. Clear? They know who's Sanno in chi comanda. charge. Grazie Ice, buona serata a te. Grazie mille per la compagnia, mitico Ice. È stato anche lui tutto il tempo con noi. Chance to face the old Vediamo enemy. com'è la top crimese. Ragazzi, se volete provare il punto esclamativo onore, vedete che personaggi di videogiochi siete. We're here to find the Chi lo scouts. sa, chi lo sa. I Chi didn't lo see sa. any signs of activity during our Potrebbe approach. essere chiunque. Agreed. Io sono But Kaizit, this che mi place sta poco smells simpatico. wrong, like a Mi bad chiamate di sé. wound. Our scans show the tunnels down there lead to a large central point. If we're lucky, it's a nest. It's a A nest nest. might be È un nido. fortunate. We could end this here. Facciamo finirla qui. Che voce. Che Arlac tante Company, storie. move out! Ciao Ice, grazie ancora. Grab what you need, Shepard. Oggi sono Meet me at contento, ho the sentito scout Xinca, i Tony, Ice, c'era buon Diamond con noi in chiamata, c'era Tazza in chat. Sono contento quando c'è bello da parlare. Poi Io, stavo per dire, sono contento che c'eri, non mancavi, vedi? Stavo per dire. ho detto ciao Ice, che c'è una sua Ho capito io, hai detto la I di Ice, vabbè, non ho sbagliato io. Va bene, allora passiamo ai saluti, grazie ragazzi, grazie mille, ci vediamo appunto domani con una bella avventura su Final Fantasy, mi raccomando, domani ancora, cioè, voi sapete, tu sei Dominic, lo conosci? Lo conosci Xinca e Dominic? Lo conosci? È un personaggione. Io fra l'altro prima o poi vorrei comprarmela la versione PlayStation 5 di Gears prima o poi. È un gioco. Tra l'altro c'ha pure il pop, la Funko Pop, cioè, ovviamente. Era un bel personaggio, sono quei personaggi duri e crudi, però secondo me è molto buono, un personaggio buono. Mi ricordava molto i personaggi di Sylvester Stallone, mi ricordava Dominic. C'aveva molto di suo. Va bene, vi ringrazio. Domani sarò qui con Final Fantasy, solito orario 16:30. Poi dagli altri giorni della settimana farò dalle 17, così riposo di più. Oh, che po'.
capo tecnico fino alle 17, devo stare in stasi. Vabbè, comunque grazie mille, buona serata e alla prossima. Hasta la vista, baby.